Buon pomeriggio a tutti ragazzi, come state? Spero bene. Allora, eccoci qua. Se andiamo prima un pochettino in Just Chatting. Non voglio risparmiare sulle vacanze estive, grazie Spotify. Come state? Spero bene. Questo inizio settimana sarà interessante, sarà una settimana interessante perché iniziamo a quanto pare con la nostra nuova serie, che è Danganronpa 2, Goodbye Despair, da come avete visto sul sondaggio, sia sul Discord che sul, diciamo, Telegram, ha vinto Danganronpa 2. Per cui la serie che verrà portata d'ora in avanti il lunedì e il giovedì, come vi ho scritto dappertutto, praticamente sarà Dangan. Ciao Ciel, buon pomeriggio, benvenuto, come stai? Tutto bene? Intanto ti faccio un SO, dammi un secondino. Abbiamo appena iniziato, considera, per cui non ti sei perso nulla, non abbiamo ancora avviato il gioco. Stavo spiegando un paio di cosette. Allora, come vi ho detto, Dangan 2 sarà la serie che porterà a sostituire Dangan 1, visto che l'abbiamo finito. Un'altra cosa che ho detto già sul Discord, ma che vorrei comunque ribadire per chi non c'è sul Discord, eccetera. Dato che l'ultima live di Dangan 1 Trigger Happy Evoc è andata malissimo, è crashata 13 volte, eccetera, ho deciso molto semplicemente che i VOD verranno sì ricaricati, però ho registrato sul Discord quando eravamo in chiamata il finale del primo. Per cui quel video verrà ricaricato poi sul sito rosso, che non dirò il nome perché non ho idea di come funzioni il... come si suol dire, l'algoritmo, non vorrei mai che poi mi facessero i cazziatoni, per cui evito di dire il nome del sito, però sapete come si chiama, diciamo, è presente fra i link. Se siete interessati andatemi a seguire anche lì. Detto questo, in realtà le premesse le abbiamo fatte tutte. Probabilmente farò anche la modalità extra che c'è su Dangan 1. A meno male, mi fa piacere che stai bene. Detto questo, io non ho nient'altro da dire se non dirigiamoci e cambiamo schermata. Andiamo sulla carissima schermata Gaming 2. Voilà. Eccoci qua, schermata della Switch. Che non ho ancora avviato il gioco vero e proprio, a dir la verità, però pian pianino facciamo tutto. Pian pianino si fa tutto. Devo settare le varie impostazioni e devo soprattutto togliere la musica perché adesso non ci serve la musica di Spotify. Me ne stavo dimenticando, scusatemi. Eccoci qua. Danganronpa 2, Goodbye Despair. Eccolo qui. Come vedete. Ciao Philip, non c'è in questo gioco il tuo amico Yasuhiro, mi dispiace. Language, direi English come voci, mettiamo in giapponese perché preferisco il doppiaggio in giapponese. E non abbiamo le opzioni, è interessante. Non abbiamo le opzioni. Ah no, sono qua le opzioni. Ok, guardiamo. Ah, hanno fissato qui rispetto al primo. Meno male. Hanno fissato i sound effect, il BGM e il volume delle voci. E vabbè, basta che non muoia se muore. Come va? Io abbastanza bene, grazie. Tu invece, Filippo, tutto a posto? No, no, non appare proprio in questo gioco il caro Yasuhiro. Non ti preoccupare, non muore. Non appare proprio, non è fra i personaggi rilevanti del gioco. Ok, direi che possiamo iniziare dall'inizio, ragazzi. Siete pronti? Come difficoltà io direi lasciamo Kind perché Min non sono capace. Già abbiamo perso un sacco di volte nel primo gioco a difficoltà Kind, se vi ricordate. Gentle non mi sembra il caso, godiamocelo in Kind, che è la difficoltà standard, direi. Bene, credo che andrò a fare il bagno al lago.
Beh dai, ci sta, con d'estate almeno ti rinfreschi un po'. Da me invece arriverà probabilmente la pioggia a breve, spero che non succeda nulla di grave. Però, ok, iniziamo con il gameplay vero e proprio, ragazzi. ねえ聞こえる Mhm. Uh, ねえ大丈夫 meglio così. Se c'era in sto gioco c'era il rischio che moriva. Beh dai, almeno sei salvo. Hai il tuo preferito che è salvo. だいぶ参ってるみたいだね Vediamo se magari nel cast del 2 ti piace qualcun altro. そら僕も Mhm. うん他のみんなだって一緒だよ Devo dire che a livello di personaggi a me il cast del 2 piace un po' di più rispetto al primo. Che voce suave. Tra poco ti dirò una cosa, Ciel, che secondo me non so se hai notato, ma va bene, lo scopriremo. だっていきなり Lo scopriremo a breve, 聞こえるの esatto. でねえ聞いてる Non capisco. Perché sono qui? Cos'è successo? Forse dovrei prima cercare di ricordare. Ho iniziato a pensare, rovistando fra i vari nodi che si sono formati nella mia mente. Pensa, 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 pensa. Ho preso tutti i frammenti delle mie memorie, diciamo, raffazzonate e ho iniziato a metterli insieme per capire cos'è successo. È vero, io... Vediamo un po' cos'è successo. Wow. Sembra l'avvio di un programma. Danganronpa 2. Goodbye Despair. Game start. Ok. C'è l'introduzione. Ah, ma se c'è un pazzo e divertente diventa il mio preferito instant. Di pazzi ce ne sono, Philip, non ti preoccupare. Quel giorno non era un giorno tipico per me. È il giorno in cui mi sono sentito realmente pieno di significato. E quando quel giorno tanto atteso è arrivato, mi sono sentito fiero in una maniera che è difficile da mettere a parole. Mi sono sentito come se fossi diventato parte di un qualcosa più grande di me. Ha senso? Allora sarà difficile, ok. Attualmente è proprio come se fossi in un sogno. Lui è il protagonista, da come potete intuire. La Hope's Peak Academy. Questo posto è molto più di una scuola per me. I bambini che giocano, che amano giocare a baseball, beh, diciamo che entrano nelle leghe maggiori. I bambini che amano giocare a calcio prima o poi entreranno nei team principali. E fin da quando ero bambino io mi sono sentito uguale nei riguardi della Offspeak Academy. La Offspeak Academy è una scuola fondata dal governo per gli elite della società privilegiati. Non so parlare, ma ok, è normale. Recluta solamente gli studenti del top di ogni loro singolo campo immaginabile. Ispira speranza e, facendo ciò, dà forma al futuro. Quando ogni volta la Offspeak Academy viene menzionata è solo una questione di tempo prima che qualcuno dica: beh, se sei qui e riuscirai a diplomarti, sarai messo a posto per l'intera tua vita. Ed è solo così che saprai che non è uno scherzo o né tantomeno un'esagerazione.
La maggior parte dei leader ricorrenti nelle varie industrie sono stati alunni di questa scuola. Beh, basicamente è questo quello che si tratta per quanto riguarda la Upspeak Academy. Come dicono, è realmente l'Accademia della Speranza. Vado a mangiare e poi esco fuori. Va bene, Philip, buon appetito. Ciao ciao. Ci sono due criteri col quale puoi entrare a far parte di questa scuola. Il primo, devi essere già studente di un'altra scuola superiore. Per quanto riguarda il secondo, devi essere il migliore in quello che fai. Ma non è come le altre scuole. Non ci sono dei veri e propri esami per entrarci. L'unico modo per entrare è semplicemente che la scuola ti ingaggi. E questo è il modo in cui opera la Upspeak Academy. Anche perché ora ci sono dei talenti che sono stati scelti. Gli studenti della Upspeak Academy sono chiamati gli Ultimates. Sono già tutte informazioni che in realtà sappiamo dal primo. Però ci fanno questo recap. Ci fanno questa mini introduzione, diciamo. Ma anche se sono finalmente riuscito ad arrivare nella Upspeak Academy, beh, la scuola che desideravo più di ogni altra cosa, la verità è che le mie circostanze sono un pochino diverse. Beh, ma direi che possiamo metterlo da parte per adesso. Lo scoprirete presto. Non sono nulla di speciale, almeno credo. Comunque, beh, immagino che dovrei introdurmi prima di tutto. 改まって自己紹介するほど特別な人間じゃないし、こういうのって何回やっても照れくさいんだけど。Ok. まあこれもうお決まりだからとそう思うことにしてやっておこう。俺の名前は日向はじめだ。 Lui è Hajime Hinata, il protagonista di Danganronpa 2. 俺が希望 Molto が峰学園にや semplicemente. ってきた理由はたった一つ。 Mhm. 希望が峰学園に憧れていたからだ。 Però scoprirete a breve che le sue circostanze sono molto diverse da quelle di Makoto. 俺にとっての希望が峰学園はいわばアイドルでありヒーローのような存在なんだ。その憧れは夢なんて言葉にも置き換えられるかもしれない。 E devo dire che fra i vari protagonisti di Dangan forse è il mio preferito, Hajime. Ma sono anche un po' di parte perché il 2 credo sia a livello di cast il mio preferito, come vi ho già detto prima. だから俺は自分がその一員になって自分自身に胸を張れるようになることを目標にずっと。 Per quella unica ragione ho sempre voluto... Per quell'unica ragione ho sempre... Sempre fino ad adesso non l'ho mai voluto ammettere quanto fosse dolorevolmente ordinario. E questo perché spero di diventare un individuo di talento, ma finalmente ho provato il mio meglio. Scusate, è un po' difficile da tradurre in realtà con tutta sta chiazza nera che appare sui dialoghi, mannaggia. Ah? Cos'è questo? È una porta. C'è una porta. Però ho bisogno di sbrigarmi. Perché devo entrare all'interno di questa classe. Bisogno? Di che cosa ho bisogno? No, dovrei sbrigarmi. Ok, eccoci qua. Ah, ci ripresentano già tutti così. あれ Voilà. 何者だ。え大 Mhm. 丈夫ですか？
顔色が優れないようですが。 Quanti volti nuovi per voi che non avete visto l'anime o diciamo giocato? Ma mi sa che è saltato all'occhio qualche particolare. ねえ、もしかしてさ、あんたもこの学校の新入生なんじゃないの？ Byakuya? Sembrerebbe di sì. Però ancora noi non lo conosciamo effettivamente in questo gioco, Byakuya. あ、じゃあもしかしてみんなも？ Che gli è successo però? ま、そういうことだ。俺らもこの学園の新入生ってね。 Questi ragazzi, tutti quanti, sono i nuovi alunni che sono stati accettati nella Opspeak Academy? Gli Ultimate? 多分この教室には私たちみたいな新入生が集められてるんだね。 Ingaggiati? Hey, perché non entri all'interno della classe per adesso? Sì, certo. Aspetta, perché sono così educato? Cioè, lo so che sono chiamati Ultimates, però sono comunque degli studenti liceali proprio come me. Beh, esatto. Le prime impressioni sono importanti in momenti come questo. Devo essere più sicuro di me. Ecco come potevo cazzo tradurre confident nel primo. Vabbè, lasciamo perdere. Adesso mi viene in mente la traduzione adeguata per confident, mannaggia. Lasciamo perdere. Beh, perciò per nascondere il mio nervosismo agli altri, beh, ho fatto del mio meglio a comportarmi in maniera figa. Sono entrato al suo interno e ho chiuso la porta dietro di me. Mi sono seduto su una sedia libera in fondo alla classe. Comunque, cosa è successo prima? Volevo essere qui e una porta di una classe è apparsa proprio di fronte ai miei occhi. Quasi come se l'avessi disegnata? Drone scritto così dovrebbe essere disegnare, se non sbaglio. Potrei sbagliarmi però, perché ogni tanto tiro qualche cavolata qua e là di traduzione. Ha tirato. Ah, è vero, cazzo. Scusami, sì. Sono mezzo addormentato, a quanto pare. Ma come ho fatto a camminare di fronte a questa classe? Fra due preposizioni semplici di fila, tanto per... Non ricordo. C'è qualcosa di strano. Scusatemi. Cosa c'è? Perché siete tutti qui all'interno di questa classe? Nessuno ha detto nulla sul fatto di venire qui, per cui c'è un qualcosa come ad esempio una cerimonia di entrata che sta per succedere? In realtà siamo qui proprio per discutere di questo fatto. Discutere? Beh, dato che sei l'ultimo studente che è arrivato, iniziamo la discussione. Sono tutti quanti? Come fai a saperlo? Beh, ci sono solamente 16 banchi in questa classe. E questo ragazzo è il 16° studente. Non andrò mai più al Mac. Perché dici questo, Ciel? È ovvio se ci pensi. E di che cosa andremo mai a parlare? La ragione per cui siamo tutti qui in questa classe? Prima di tutto vorrei confermare un qualcosa.
fra tutti quelli che sono qui, c'è un qualcuno che in realtà si ricorda come siamo arrivati in questa classe? Ci siamo guardati l'un l'altro e un diciamo aspetto improvviso, cioè non aspetto, proprio un'espressione improvvisa apparsa sulla faccia di tutti quanti. Nessuna persona ha alzato la propria mano. Per cui prima che lo realizzaste eravate già in questa classe. Tutti quanti qui sono nella stessa situazione. Non importa quanto provi a guardarlo, è innaturale. Anche il più stupido fra di noi potrebbe essere d'accordo, giusto? È sicuramente strano il fatto che nessuno si ricordi come sia arrivato qui. Ehi, che cosa intendi con il più stupido? Il momento in cui metti piede nel campus, beh, hai sentito una sorta di giramento di testa e poi ti sei ritrovato qui e non sai nemmeno il perché. Questo è quello che ho sperimentato prima di arrivare qua. È corretto assumere che sia vero per tutti quanti voi? Beh, è successo anche a me, però... Quel giramento di testa non ero solo io? Tutti quanti hanno avuto lo stesso giramento, ma è stranissimo. Anche se si tratta di una coincidenza, beh... deve essere ottimo che sia vero? Beh, quindi stai dicendo che non è solo una coincidenza, allora? Il significato può essere che possiamo speculare e che qualcuno è responsabile di questo fenomeno strano. Chi è il responsabile? Cos'è? Mi sembra come se questo fenomeno diventi strano e ancora più strano. Tra l'altro, scusatemi un attimo se sto facendo un po' tutte le voci uguali, ma attualmente non so che tonalità dare ai vari personaggi. Devo, diciamo, lavorare un po' la voce. Datemi un secondo. Ok, gli ho dato un po' di turbo. Ah! Non so di cosa tu stia piuttosto preoccupato, però non credo che sia la situazione ideale per farne un grosso problema. Che cosa intendi? Voglio dire, un problema minore. Invece di provare a scoprire perché siamo arrivati qui, beh, dovremmo provare a scoprire perché non possiamo andarcene. Eh? Che cosa intendi col fatto che non possiamo andarcene? Sei serio? L'ho visto correre verso la porta e provare ad aprirla, però... ovviamente è chiusa. Ma non si apre! Non riesco ad aprirla! Eh? Perché? Poco prima che sono giunto qui, ho provato ad andare a fare una cagata. Ma quella porta non si è aperta di 1 centimetro! Ehi, ma che diavolo sta succedendo? Vabbè. Lui è un grande, sinceramente, mi fa ridere un sacco. Anche se ci ho messo tutta la mia forza, non sono riuscito ad aprirla. Il che potrebbe essere assolutamente impossibile per ognuno di voi. Che cosa intendi col fatto che non sei riuscito ad aprirla? Perché? Non è possibile. Ha ragione, è impossibile. Perché quando sono passato attraverso la porta si è aperta normalmente. Non era affatto bloccata.
Che signore. Veramente. Non posso ancora dirti il nome, però se no ti avrei detto veramente un grande nome di personaggio X. Ancora non riesco a capire quali forze stanno lavorando a tutto questo. とにかく Però non c'è alcun fatto che possiamo negare che siamo chiusi al suo interno. Chiusi al suo interno? Che cosa intendi? All'improvviso sono diventato conscio del fatto di quanto fosse diventato pesante il mio corpo. E una sensazione di paura ha iniziato ad attraversare le mie spalle. やばくね？ Forse siamo finiti in un qualche sorta di pericolo? これは O forse non avrebbe più senso pensare che questo sia l'esame di ammissione? L'esame di ammissione? Intendi per la Hopspeak Academy? ですが Ma secondo la Hopspeak Academy non esistono esami di ammissione. Che in questa classe mi è familiare. Perché siamo all'interno della Hopspeak Academy, sì, molto semplicemente, è normale. でも Forse è quello che dicono al pubblico, ma è possibile che in realtà ci sia una sorta di esame di ammissione speciale. Ah, ma ti stai sbagliando? Non esistono esami di ammissione. なんだ。 Che cos'era quella roba? おいこら。 Ehi! Cos'era quella voce kawaii che ho sentito all'improvviso? Non voglio creare dispute riguardo al mio peso, ma... Quella voce che avete sentito non è sicuramente la mia. はあ Ah? E allora di chi dovrebbe essere? あの In realtà sono io. Chi c'è qui? Chi sei tu? きっと Questa classe mi è familiare. Ciao Sbigia, come stai? Sembrerebbe provenire dietro alla cattedra dell'insegnante. Dietro alla cattedra dell'insegnante? Come stai Sbigia? Tutto bene? Signorina, mi fa un caffè macchiato? Va bene, sì. D'accordo, vedo che tutti quanti sono arrivati. Possiamo incominciare? Eccoci qua. Voilà. Che bello. 何ですか Una Mao Shoujo. 多分ぬいぐるみだと思うよ Mhm. そう私はぬいぐるみなんです Un animale di pezza. 魔法少女ミラクルウサミ略してウサミです Va bene. こう見えても皆さんの先生なんですフエルトジなんです È la nostra insegnante. Beh dai, sembra più simpatica di un orso di conoscenza di Byakuya. Ma chi è sta qua? よろしくね Usami. Probabilmente pericolosissima. È molto probabile in realtà, soprattutto se seguiamo l'onda del primo. Comunque sto bene, Tekin? Io abbastanza bene, grazie Sbigia. あれ？ Eh? Ho le allucinazioni? Sono l'unico che sta vedendo questa roba? どうなってんだ？ No, in realtà lo vedo anche io. Ma che cos'è questo chihuahua parlante? Eh? È un chihuahua? Voi ragazzi sapete che cos'è un coniglio? È un animale molto amichevole, molto morbido e soffice. E questo è quello che sono. Canto, danzo e parlo come una mascotte parlante conigliesca.
Ciao Franci, buon pomeriggio, benvenuto, come stai? Tutto bene? Aspetta, lascia prima che processi il tutto. Okidoki. Che cosa ne pensate voi ragazzi? Non ho mai visto un animale di peluche che possa cantare, danzare e parlare prima d'ora. Probabilmente lo stanno controllando da remoto o qualcosa del genere. Non comportarti come una fichetta per un animale giocattolo. Volevo dire per un giocattolo per bambini, ma non so da dove mi sia arrivata la parola animale. Ok. Ma anche se dovesse essere controllato da remoto, beh, non ci dovrebbe mettere un sacco di tempo. È parecchio avanzato per essere un giocattolo. I suoi movimenti e le sue maniere non sono questo il problema. Più importantemente, da quello che ha detto, sembri sapere qualcosa riguardo alla nostra situazione corrente. Ma in questo Dangan c'è la mia girl preferita, quella muscolosa. Ah, ok, va bene. Non dico ancora il nome, però a breve li conosceremo. Io sto così, tu? Io abbastanza bene, dai. Che succede, Franci? Che ti succede? Ma perché questo sembra Byakuya? Adesso vedrai, Sbigia. Certo che lo so. Io sono l'insegnante a carico di questo vostro viaggio scolastico. Viaggio scolastico? Ehi, che cosa intendi con viaggio scolastico? La super atleta? Sì, sì, a breve li conosciamo. Adesso questa è ancora l'introduzione. Un grande gruppo di studenti, beh, che vanno in viaggio insieme al loro insegnante. Questo è il più grande evento dell'anno scolastico. Non stiamo cercando una risposta letterale. È tempo di partire per questo divertente viaggio scolastico. Partire? Voilà. Che succede? In tema con l'estate, tra l'altro. Molto in tema con l'estate. Non potevo credere ai miei occhi. Non solo ai miei occhi, ma anche il mio cervello. Il mondo ha appena iniziato cioè ha appena smesso di avere senso. Sì, se non sbaglio c'eri anche tu ieri nella live di Ronny mentre parlavo dei miei problemi. Ah, sempre per quello. Allora, cioè sì, ho letto. Mi dispiace un sacco per quello che è successo, Franci. Purtroppo non posso dirti nient'altro in realtà, perché in realtà non ho mai sperimentato queste cose sulla mia pelle. Per cui sarebbe in realtà tutto un po' superficiale dirti le solite cose che dicono tutte le persone, a mio avviso. Purtroppo certa gente fa così. Non ci pensare troppo. Troverai qualcuno di migliore andando avanti col tempo. Fidati della mia parola. Più ci dai peso, più ci stai male. Non ti preoccupare. Anzi, spero che magari con questa live ti riusciamo a far distrarre un po' da questo, diciamo, cattivo episodio. La classe è appena collassata come se fosse stato un set cinematografico. E quello che è apparso di fronte a me invece era al suo posto era cielo azzurro, nuvole bianche, mare azzurro, onde bianche. Non importa quanto ho provato a razionalizzare il tutto, ma era normale. Chiaramente irragionevole. Piuttosto pazzurdo. Sì, non è... vabbè, l'ho memata questa, scusatemi.
sicuramente sbagliato. Ma che diavolo? Questo è uno scherzo, vero? Pazzesco, forse. Sì, l'ho fatto apposta, Sbigia, non ti preoccupare, in realtà era voluto. Ma dove siamo? Non riesco a farle adesso le voci acute, scusatemi. Ma che cosa sta succedendo? Ragazzi, per favore, restate calmi. Non c'è alcun motivo di impanicarsi. Vedete? Guardatevi in giro. Focalizzate i vostri occhi su questo bellissimo oceano. È proprio come se fosse pulito il vostro cuore, giusto? Dangan 2, Yahoo! Ciao Limi! Come stai? Tutto bene? Dici un po'. Comunque tra un po' me ne devo andare, però torno verso le 18-19, se streami ancora. Probabilmente verso quell'ora considera stacco, perché solitamente le live di Dangan le faccio 3-4 ore lunghe. Dipende un po' da quale punto conviene stoppare il tutto, solitamente. Diciamo, lava via ogni cosa, anche le cose più brutte. Aspetta un attimo, dacci tutti i dettagli. In quale mondo ci troviamo? Tutto ok, stanchina, ma è tutto ok. Gimme my man soda. Meno male, dai, mi fa piacere che stai bene. Dove ti stai chiedendo? Beh, ovviamente noi siamo fuori dove è meglio. Fuori dove è più caldo. Fuori al mare. Capisco che questo sia il mare, però che cosa ci troviamo qui? Perché ci troviamo qui? Non so parlare, scusatemi. Tu come stai? Io sto bene. Come al solito non so parlare, per cui i personaggi ogni tanto diranno parole che non stanno né in cielo né in terra. Non riesco a fare le voci acute, per cui le ragazze avranno delle voci piuttosto strambe. Ma va bene così. Per il resto sto bene, diciamo. A breve dovrebbe pure venire a piovere da me. Nonostante ci siano 29 gradi. La pioggia con 29 gradi è strano da dirsi, però sì. Lo sapete, la vostra gola diventerà arsa se continuate ad urlare in quel modo. Ma poco fa eravamo a scuola e adesso siamo al mare. Questo è impossibile. Per favore, non preoccupatevi. La scuola... Cioè, il viaggio scolastico è appena iniziato. Questo è tutto. Are you serious, Franci? Ok, fine. I will talk in English. Hello, Alexa. How are you? Everything okay? I'll give you an SO. Wait a minute. And then we'll continue with Dangan. Guys, follow the dear Alexa. It's really funny and good person. I don't know how to explain myself in English. You are really mean with me. Please don't worry, the school trip has just started, that's all. But, why we are on a school trip all of a sudden? You totally skipped all the stuff that comes first. She's right. We are supposed to be attending Hopespeak Academy. Ah, Hopespeak Academy. I see. You don't say. You guys are feeling unsure about the Hopespeak Academy. Then, in that case... Please forget about Hopespeak Academy. That's why we are having a school trip in the first place. Huh?
The hell you mean? We should forget about it? Hey, what are you... Just... What are you scamming? What? I'm not scamming anything. I'm doing this for everyone's sake. I'm praying for the bottom of my heart that hope will grow within everyone's heart. There's nothing dangerous on this island whatsoever, so please, there is no need to worry at all. Island? Did you just say island? Yup, and it certainly is beautiful. This puppet is not telling me right. Yeah, maybe. You are right, Election. It was just prepared for us, an island free from other people and danger. Are you saying this island is uninhabited? Perhaps you brought us this uninhabited island to make us kill each other? What? Kill each other? Nuh-uh, no way. Bloody business, like causing violence or inflicting pain, is a big no-no on this island. Even the word kill, just saying it, horrifies me. Sorry, so scary. Then what is this cool trip you mentioned? What do you intend for us to do on this island? Alrighty, I shall announce it to everyone right now. While you all relax on this island paradise, you must get along and strengthen your bonds with another one. That is the main rule on this heart-throbbing school trip. Heart-throbbing school trip? Spend these peaceful and relaxing days nourishing up and lazing about, free from pain, free from suffering. Truly, this lovey-dovey, heart-throbbing school trip is... Everyone some work! What? Hello Nutella, how are you? I need to talk in English for 10 minutes. I think that at least 3 minutes are passed, so 7 minutes left. What the hell does that even mean? Now then, let the heart-throbbing school trip begin. Talk like you eat. So in Italian, I can't. They redeemed to me to talk in English. If you eat sushi, you need to talk in Japanese. It makes sense. It makes sense in a certain. How are you, by the way, Nutella? Everything okay? It goes without saying, but I had no idea what she was talking about. I couldn't follow her words at all. And then, just like that, like a curtain slowly lowering. My mind ground to a halt. Everything alright, thanks. How are you all? I'm fine. I mean, yeah, I need to talk in English, but for now I'm fine. I leave. Okay, bye bye, Franchi. See you later, or see you soon. Have a good day. Ah, the song. Ah, okay. Sorry, I didn't understand. Sorry, Franchi. Oh, the introduction.
Dangan Island, huge panic. These are the characters. And I wanna make you a challenge. Guys. If you... oh, wait. I'm trying to translate the sentence in my mind. If you choose the right character that I like, who is my favorite one on Dangansu for the girls and for the boys, I draw you a character of your choice. Of Dangan or some anime. I don't know. Yes, I want to save. Please, let's save our progresses. The ultimate athlete. Good husband. Muscle. The fat guy of this game. No. What an acid trip. Maybe. 聞こえる？聞こえる。ね、大丈夫？ I'm playing from my Switch. From my Nintendo Switch. If you got my favorite character from the boys from the girls, I give you a free draw. So give you give your brain everything you've got. だいぶ参ってるみたいだね。さあ僕は、他のみんなだって一緒だよ。だっていきなりこんなおかしなことに巻き込まれるので。Our dear student, that we don't know your name. ねえ、聞いてる？ Probably in some minutes I will explain a thing that probably some of you already know and others probably don't, but it's a fun fact. Maybe do you like it? Maybe you don't like it. But okay. Let's see. Who is this character? Hey! Are you sure you're okay? Leave me alone. There's no way I can leave you someone alone when they look that pale. Yeah, probably I mistook something. Why Sandy Beach? Crystal Blue Ocean. This is skin when it doesn't. That's true. Literally fun fact, the MBTI of this character is the same of mine, so that's right, Nutella. Okay, wait a minute. I need to give me a break, please. Yeah, I know, Limi. I know, I am sick. I am very very sick. Credo che siano finiti i 10 minuti comunque, se non sbaglio l'avevi riscattato ai 13, Franci. I raggi del sole iniziano a risplendere su di me. E che sei, Claudio Bisio? Cioè la pelata, Hajime? Cioè, mi iniziano a risplendere. Che sei, Claudio Bisio, Hajime? Non lo so io. Abbiamo un altro rivale per il caro Drugo.
Qui. Questa spiaggia tropicale e questo vento mi accarezzano la pelle. Sicuramente non so cosa stia succedendo. Non dovevo frequentare la Hopspeak Academy? Perché questo? Perché sono in un posto del genere? Quel coniglio ha detto che siamo su un'isola tropicale? そうだね。 Già, hai ragione. Non ho idea di che cosa stia succedendo. Questa è l'unica cosa che posso dire con assoluta certezza. Benvenuto alla Dungeon Island. Ti spiegherò i controlli basici. Non mi serve, ok. Credo che siano più o meno gli stessi del primo i controlli che ho giocato fino a settimana scorsa, per cui al massimo li controllo dal menu. Il tuo personaggio preferito è Junko? Ho sparato a caso. Considera che intendo di questo cast, non di Dungeon in generale, Franci, per cui Junko non fa parte di questo cast. Li vediamo pian pianino. Aoshi, io vado, buon proseguimento di live e di serata. Va bene, Lexia, grazie mille per essere passata. Alla prossima, ciao ciao. Buona serata anche a te. No, non è Nagito il mio personaggio preferito, Sbicia. Non è Nagito, nonostante gli condivida la personalità. Sì, ok, comando lo stesso. Prima di parlare con quel tizio, forse dovrei prima capire la situazione in cui mi trovo. Va bene. Perché c'è un monitor in un posto come questo? Lo schermo è totalmente spento. Perché cosa verrà utilizzato? Boh. Beh, immagino che abbia senso che ci siano degli alberi di palma su un'isola tropicale. Ed è per questo, ma non c'è tempo per rimanere impressionati da quanto è possente. Vediamo cos'altro c'è. Ok, solo questo? O c'è altro? No, ok, solo questo sembrerebbe. Ah no, c'è anche una telecamera. E c'è il mare. Checky per le femmine perché ricorda Shihiro. Sì e no. Sì e no perché in realtà per le femmine lo condivido i punti con un altro personaggio. E questa è una telecamera? Una telecamera di sorveglianza? Complimenti Franci, hai azzeccato. Per i maschi ci hai preso. Adesso capirete perché è l'unico che non ha ancora parlato, tra l'altro, Gundam, mi sa. Siamo sorvegliati o qualcosa del genere? Non direi proprio che siamo sorvegliati. Penso che siamo più che altro controllati per la nostra sicurezza. Per le donne invece io ho indovinato. Ti ho detto sì e no, Sbigia, in realtà. Una è Chiaki, sì, però condivido i punti con un'altra ragazza, diciamo. Però dai, te lo accetto. Devo azzeccare donne e maschi. Facciamo che chi azzecca la prossima si becca il disegno fra voi due, dai. Ovviamente se poi volete vederlo vi invito ad entrare sul Discord. Se non ci siete già. Ah sì, è Yoko, bravo Sbigia, l'hai azzeccata. Sono così prevedibile. Beh, è una perdita di tempo pensarci. Meglio non preoccuparsi. Ma che succede a sto tizio? Come fa ad essere così calmo in una situazione del genere? Forse è solo un chill guy. Vediamo se è effettivamente solo un chill guy. L'acqua cristallina. Il mare blu scintillante. È perfetto per un'isola tropicale. Cosa sta succedendo qui? Non ho mai voluto nulla di tutto questo. Mi piace il chill guy.
Allora, come ti senti? Ti sei tranquillizzato un po'? Capisco la tua confusione dopo tutto quello che è successo. Ma perché non iniziamo con una introduzione? Introduzione? Mi piace il Chirigai. È un bel personaggio in realtà. Peccato che non voglio dire nulla, però diciamo che la fanbase con sto personaggio qua chi vuole capire capisca. よろしく。僕は狛枝凪人だよ。 Sono Nagito Komaeda. Piacere di conoscerti. L'Ultimate Nagi Student. Ah, insieme alla mia introduzione. Beh, immagino che ti dirò anche il perché del mio talento. Per cui capirai perché la Opspeak Academy mi ha scelto. I see yaoi. No, non è per lo yaoi Nutella. Molto interessante. Kina, a te di Dangan piacciono i personaggi molto gioiosi. Anzi, non gioiosi, ma quelli più carini. Nel primo cast era Chihiro, in questo è Yoko. Sì, ma Yoko vedrai com'è in realtà come personaggio. È un po' diversa da Chihiro. È carina, però poverina. Nei free time event ne ha da dire di roba. È carina solo esteticamente. No, anche bella di personaggio. Mi piace caratterialmente in realtà. Beh, anche se te lo dicessi, nel mio caso, beh, è un talento piuttosto deludente. Un talento deludente? Cosa intendi? 僕は幸運なんだよ。 Sono fortunato? Di che cosa stai parlando? そうじゃなくてさ。 Non è uno scherzo o nulla di che. E questo è il mio attuale talento. Sono l'Ultimate Lucky Student. Almeno è in questa maniera che mi chiamano. L'Ultimate Lucky Student? No, aspetta, a me piace Yoko, ma dico oggettivamente, non è carinissima nei modi di fare a volte. No, sì, è vero, effettivamente nei modi di fare a volte non è carinissima, però a me piace un sacco Yoko. Beh, ho partecipato ad una lotteria e apparentemente l'unico studente ordinario che ho selezionato è stato scelto a caso. E sono stato scelto proprio come l'Ultimate Lucky Student della Opspeak Academy. Lucky Student mi ricorda qualcosa. Ecco, grande sbigia che l'hai detto, perché, signore e signori, non so se lo sapete, ma Makoto e Nagito hanno la stessa doppiatrice. Ve l'aspettavate? Perfetto. Chi ne ha mai pensato di portare la visual novel di Fate in live? A dire la verità no, perché non ce l'ho come la visual novel di Fate, sai, Nutella? Non l'ho mai giocata. E il fortunato vincitore, beh, sono stato io. No, ha pure gli stessi capelli. Scelto da una lotteria? Va realmente bene? Voglio dire, la fortuna è anche un talento in primo luogo? Che strano. Ha gli stessi occhi. E l'anagramma del suo nome è pure la stessa cosa. Nagito Komaeda, Makoto Naegi. Solamente il da non c'è. Come mi avevi detto tu, Limi. Esatto. Io Tanaka l'ho sparato a caso, ero andato a vedere i personaggi di Google e mi è capitato per primo. Ah, ok. Wow. Che andata di culo allora, Franci.
Sbigia, che scrivi? Ma quindi la Byakuya sarebbe una delle persone che Byakuya ha reclutato? Detto che prendeva delle persone e le insegnava a fare come lui. Non saprei, Sbigia. A me sembra Byakuya un po' andato a troppi fast food nell'ultimo periodo. Beh, mi pare che ci siano modi e modi per avere la visual novel di Fate gratis. Vabbè, Nutella. Che strano. La tua faccia, beh, sembra preoccupata. Oh no, non è che sia preoccupato che... No, va tutto bene. Anch'io ho dei sentimenti contrastanti riguardo ciò. Non avrei mai pensato che uno studente totalmente nella media, senza alcun talento come me, avrebbe potuto entrare nella Upspeak Academy. In primo luogo, ho rifiutato. Le ho detto che non ero degno. Ma hanno detto che volevano che partecipassi. Fortunato nel gioco, ma sfortunato nel gioco. Ma il mondo era in caos, come ha fatto ad andare ai fast food? Boh, Sbigia, non si sa, in realtà. Non ci è dato saperlo. Comunque c'è anche sullo Switch Shop la visual novel di Fate. Ah, non lo sapevo. Allora poi mi informerò in caso, Nutella, se volete che la porti... Volentieri. Per me è uno reclutato da Byakuya. Però è solo una teoria, può essere anche che Byakuya è ingrassato. Sì, esatto. Non sappiamo, non ci è dato saperlo per adesso. Anche perché per ora si chiama a 3 punti di domanda. Per cui, boh. Che scemo che so, dovevo scrivere sfortunato in amore. E niente. Vabbè, dai, Franci, lo faccio anche a te il disegnino. Scrivetemi il soggetto che volete, ragazzi, ovviamente. E poi ve li faccio. Comunque devo andare. Ah, allora ti consiglio di entrare nel Discord, così magari in caso poi ti vedi il disegnino quando poi hai scelto un soggetto, Franci. Apparentemente questa cosa chiamata fortuna è un talento che nemmeno la scuola riesce pienamente a comprendere. Hanno provando? Ok. Hanno provato a ricercarla. La scuola sceglie l'Ultimate Lucky Student ogni anno con una lotteria annuale. La Upspeak Academy è fantastica se riescono a ricercare un qualcosa di così vago come la fortuna. Beh, grazie alla fortuna, un ragazzo come me è stato in grado di frequentare la Upspeak Academy, per cui sono grato per l'opportunità. Io Eren, please. Va bene, va bene. Se fossi loro io sceglierei il giudizio universale come soggetto del disegno. Ah, capisco. Va bene. Ma d'altro canto... mi sento un po' fuori luogo qui. Scusa, ho la brutta abitudine di vedere le cose in una maniera pessimistica. Già, direi che è abbastanza per la mia introduzione. Nagito Komaeda, eh? Ma quindi ci sono i personaggi del primo pure? Attualmente no. Cioè, c'è uno che assomiglia a Byakuya, da quel che sappiamo, però, boh. Gli altri membri del cast non lo conoscono Byakuya, per cui è un personaggio nuovo per loro. Io come disegno voglio Nutella sotto un ponte. Va bene. Farò il barattolo di Nutella sotto un ponte, allora, Sbicio. Non un disegno, una realtà solida. Non sembrerebbe essere il ragazzo più affidabile, ma non mi sembra nemmeno essere una cattiva persona. Beh, allora... direi che è il tuo turno. Già, io sono Hajime Hinata. Bene, allora lascia che ti faccia una domanda. Qual è il tuo talento? Cosa? Vuoi mettere Nutella in un barattolo? Tributo Nutella. No, ho detto sotto un ponte. Vabbè, il mio avatar invece fa i cazzi suoi. Ok. Io
io ho aperto la mia bocca, ma le parole non prendevano forma. Sentivo come se i miei pensieri fossero in stallo nella mia testa. Quasi come se avessi aperto un libro per cercare le parole, ma invece ho trovato solamente pagine bianche. Era una sottospecie di sentimento non molto confortevole. La memoria... Perché stai storto? Mannaggia a te. Riprenditi. Ok. La memoria che stavo cercando di provare a richiamare era completamente svanita dalla mia testa. Oh? Nutels, il gormita del cioccolato. Senza realizzarlo, il mio corpo ha iniziato a trarre disconforto. Hajime, che ti succede? Non è niente. Beh, immagino che io sia un po' confuso riguardo a tutto questo. Forse ho un po' di problemi a ricordare certe cose. Ora capisco. La tua memoria potrebbe essere confusa dopo essere finito in una situazione come questa. Sono certo che ricorderai presto una volta che sarà tutto risolto. Per cui non preoccuparti più di tanto. Hai ragione. Ok, immagino che abbiamo finito per le introduzioni. Ora, adesso. Anche se non ho idea di quello che stia succedendo, spero che potremmo andare d'accordo. Ehi, ho appena sentito un beep. Che strano suono. Ho controllato nella mia tasca. Esatto, c'era uno strano suono meccanico. Sicuramente veniva dalla mia tasca. Ogni volta che Nagito ride, i miei pugni si stringono pronti a tirargli un pugno. Comprensibile in realtà, Alimi. Comprensibilissimo. Nagito conforta anche me quando hai tempo. Ok, sì. Ma che diavolo è questo? Sembrerebbe essere tipo uno smartphone o un tablet. Perché c'è un qualcosa del genere nella mia tasca? Non lo sopporto, non ce la faccio. A dirti la verità, a me piaceva all'inizio, nei primi capitoli. Poi negli ultimi anche a me è iniziato a stare un po' sulle belotas. Per Nagito ho sempre i pinguini nelle mani. Usami ci li ha passati prima, non te lo ricordi? Oh già, sembreresti essere molto confuso da quello che sta succedendo. Ora che ci fai caso, cioè che l'hai menzionato, ora che ci fai caso, dovresti farci caso tu, Hajime, non Nagito, ma vabbè. Ora che l'hai menzionato, penso di ricordarmi un pochettino, però... Cos'è questo? Sì, e dopo che sono arrivata a non sopportarlo ogni volta che apri la bocca. E niente, dislessia portami via. Infatti bevo un pochettino perché non gesiamo. Aia, che male! Che palle che la gengiva non mi si è ancora richiusa. È un handbook. Ma che... Da dove vieni fuori? Ti ho spaventato? Mi dispiace terribilmente. Però so come scusarmi. Come una brava ragazza. Comunque, non credi che sia figo? Quell'handbook è perfettamente vitale per questo viaggio scolastico, per cui non perderlo. Comunque per l'aspetto dei personaggi mi pare meno iconico rispetto al primo.
Hai fatto a pugni, Kin? No, è che mi si è spellata la gengiva mentre mangiavo, tipo settimana scorsa. E mi sta dando un fastidio incredibile. E con spellata sì, mi è uscito anche un po' di sangue, a dire la verità. Per cui non vi immagino che roba. Si salva solo il Daddy. No, ci sono un sacco di personaggi, secondo me, che hanno un bel design. Nutella, ma è solo una mia opinione in realtà. Ci sta se a te non piacciono. Questo dispositivo è così importante? Beh, ho chiesto a tutti di utilizzare i loro handbook per raccogliere i frammenti di speranza. Frammenti di speranza? Su quest'isola otterrai i frammenti di speranza fin quando andrai d'accordo con i tuoi compagni di classe. Più le tue relazioni andranno avanti e più sarai in grado di raccogliere sempre più frammenti di speranza. Raccogliere frammenti di speranza permetterà ai fiori della speranza di splendere, cioè di sbocciare totalmente. Questo è il vero scopo di questo viaggio scolastico. Amore, amore. E se n'è andata. Monokuma parte 2, Usami, mio dio. Ehi, se n'è andata. Un animale di pezza che si muove, parla e appare in qualunque luogo e quando vuole. Cioè, chiunque lo stia controllando... Beh, non ha alcun senso. E che cos'era tutta quella roba riguardo i frammenti di speranza? Qual è il suo problema? Sembra quasi come se fossimo in un gioco o qualcosa del genere. Beh, sembra quasi come se fosse un gioco. È molto confortevole. Questo significa che non andremo in pericolo in qualunque modo. Probabilmente hai ragione, però... Più importante... Non conosci ancora nulla riguardo agli altri studenti, giusto? Beh, allora penso che sia meglio che almeno ti introduca anche a loro. Beh, anche questo è vero, però... Dove sono andati tutti quanti? Forse staranno esplorando anche loro volta l'isola? Esplorando l'isola? Beh, dato che dovremo vivere su quest'isola, beh, almeno dovremmo impararci qualcosa su di essa. Per esempio, qual è il nome dell'isola? C'è un modo per scappare? E come facciamo per il cibo e per i posizionamenti di locations, perché non ho voglia di tradurre living arrangements perché non mi viene il termine in italiano. Ma va bene. Voglio sbocciare con Nagito. Non te lo consiglio, sì. Ma perché Monokuma ha rubato l'armadio di Dolores Umbridge? Non è Monokuma, Nutella. È Usami. Per cui... Perché non ci finiamo di introdurre l'una agli altri e poi ci mettiamo ad esplorare l'isola allo stesso tempo? Beh, io ho già finito le mie introduzioni con gli altri, ma farò un altro giro ben volentieri con te. Per cui adesso ha deciso di venire con me. Beh, immagino che sia di aiuto. Almeno non dovrò preoccuparmi del fatto di essere di mia solitudine. Yosh. Che ne dici? Andiamo? Ma è così gentile. 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 È molto gentile Nagito, sì. Però diciamo... Capirai più avanti, Ciel. Ma è davvero tutto ok?
rialzarsi in una situazione così strana? Forse è il clima tropicale? O forse... Qual era il suo nome? Colpa di Usami? Diciamo che hanno tutti dei difetti, ecco. Sì, sono tutti belli ma hanno tutti dei difetti. Oddio, tutti belli dipende da che personaggio in realtà. Tipo Teruteru non mi piace per niente. Ma lo conosceremo a breve anche lui. Lui sembra caparezza però meno. Come dire, non mi viene il termine. Che ti prende, Hajime? Andiamo. Sì, arrivo. Di questo passo, se questo fosse un incubo, non avrei la minima idea nemmeno se sia iniziato oppure no. Che razza di incubo è? Ok, adesso possiamo utilizzare l'handbook. Quindi possiamo salvare e guardare tutte le informazioni. Ma immagino che sia la stessa roba dell'1. Ok. Sì, mappa, regali, rapporti, sistema. Intanto facciamo un salvataggio perché ho brutte esperienze con Danganronpa 1. Ricordiamoci il trial numero 6 e l'investigazione del capitolo 4. Rasta. Report card. Ah, ok, ci mostrano qua i profili degli studenti. Per adesso non conosciamo nessuno, conosciamo solo Nagito e Hajime, giustamente. Ultimate 3 punti di domanda. Qua c'è Nagito. Gli piacciono le cose belle e odia i posti rumorosi. Lo capisco per i posti rumorosi, anche a me danno fastidio. Ok. Lasciamo il luogo. Ah, riguardo all'esplorare l'isola. È andato un attimo da Nap e mi ha chiesto come è andato l'esame delle medie. Vabbè, tra l'altro tu devi fare seconda superiore adesso, Sbigio. Meno male, tra l'altro, che alla fine ti hanno promosso, perché mi ricordo che la tua era una situazione bruttissima, con tutte le assenze che avevi dovuto fare per motivi medici. Meno male. Cane mia moglie. Anche se fosse un assassino potrei passarci sopra se si pentisse. Va bene, sì. C'è bisogno della forza di Switch 2 per far girare il gioco. Non la comprerò la Switch 2, Nutella. Bellissima cane, best girl. A me Yoko e Chiaki top personaggi. E sarebbe... No, in realtà adesso sono 3 puntini di domanda e 3 puntini di domanda. Non le conosciamo ancora. Odio i concerti. E io non ci posso andare per condizioni fisiche, considero. Anche se volessi. Se venivo bocciato solo perché non so disegnare, uccidevo i prof. Avresti fatto bene. No, amici della questura di Twitch, stiamo ovviamente scherzando. Vabbè che la tematica è quella, però del gioco non fatelo nella vita reale, mi raccomando. Sembrerebbe esserci una mappa dell'isola installata su questo handbook. Se dovessi utilizzarla, beh, riusciresti a trovare il resto dei tuoi compagni di classe molto facilmente. Ad essere onesto, prima di arrivare in questa scuola ho fatto delle ricerche riguardo a tutti quanti sull'internet. Non che sia riuscito a scoprire tutto riguardo tutti, però sono sicuro che potrò darti un paio di informazioni utili. Aspetta, hai cercato robe come questa sull'internet? Era un SK Erzo. Esatto. Voglio vedere i miei 3 punti interrogativi fucsia preferiti. Anche io. Odi concerti fisici e filosofici? Non li odio, ma non ci posso partecipare. Non voglio dilungarmi oltre, ma in caso, se mai vorrò spiegarlo, lo spiegherò in futuro. Non è questa la live per farlo, però. Chimici.
Non lo sai? Questa scuola è così popolare. Ci sono dei, diciamo, message boards, come cacchio si chiamano in italiano? Mercoledì Adams e tutta la sua famiglia. Non mi viene il termine. Le bacheche. Ci sono le bacheche online dedicate ai topic sui propri studenti. Quindi anche io ero... E io ricordi non ho visto il tuo nome lì sopra. Forse mi sarà sfuggito. 予想外だよ。 Beh, non è mica colpa tua se non riesci a ricordarti. Non mi dire che è un super nit. Non credo che sia il talento di Hajime, il super nit sia. Sono sicuro che il mio nome sia stato menzionato lì sopra. Non deve essere uno sbaglio il fatto che io sia stato accettato nella Opspeak Academy. Comunque, ti aiuterò anch'io. Per cui, perché non iniziamo con le introduzioni? Ok, hai ragione. Per prima cosa devo introdurmi a tutti quanti sull'isola. Poi... Ancora, che cosa mi devi dire? Ah, ok, c'è la mappa sugli handbook. E poi c'è anche il viaggio rapido. Ok, sì, proprio come il primo, fortunatamente. First Island. Ok, possiamo viaggiare rapido. Left speak e B. Ok. Va bene. Ho capito, ho capito. Adesso pian pianino li conosceremo tutti i ragazzi, eh. Qua c'era la spiaggia. Tra l'altro è parecchio uncanny in realtà il modello di Hajime quando corre, a mio avviso. Siamo all'aeroporto. Così ci siamo arrivati, giustamente. Questo è un aeroporto, giusto? Per cui quelle cose lì dovrebbero essere... aeroplani? It's a bird! It's a plane! No! It's Danganronpa. In questo caso. Giustamente siamo tematici. Non potremmo utilizzare quegli aerei per scappare dall'isola? Ma è impossibile. Se fossero danneggiati, beh, potrei sistemarli. Ma sembrerebbe che questi aerei siano qui solo per fare figura. Solo per fare figura? I motori sono stati completamente rimossi. Non c'è nulla che posso fare riguardo a ciò. Completamente rimossi? Mio. Puki. Anche questo ragazzo pazzerello mi sembra interessante. Il preferito di Limi, tra l'altro. Adesso lo conosciamo, Ciel. Chiunque ci abbia portato su quest'isola, beh, deve essere l'artefice di ciò, giusto? La stessa persona che sta controllando Usami. È un cucciolo, è vero. Ed è anche un simp in realtà, però quella è un'altra storia che scopriremo sempre tra un po'. Che bei denti ha. Sì, ha i denti da squalo. Ai Shark Thieves. Ma chi l'ha fatto? E perché ha deciso di portarci sull'isola in primo luogo? Anche per quello che mi piace che... a posto. E perché lo avrebbero fatto? Più ci penso e meno ha senso. Oh già, questo mi ricorda che io e te non ci siamo ancora presentati, giusto? Il mio nome è Kazuichi Soda, sono l'Ultimate Mechanic. Piacere di conoscerti. Eccolo qua, Kazuichi. Come mi aspettavo da qualcuno chiamato con l'Ultimate Mechanic. Kazuichi è un salvatore quando si tratta di aggiustare le macchine.
Se dice che è impossibile da aggiustare, beh, significa che è oltre le sue competenze. つうかよ O oltre l'irreparabile, in realtà, più che altro. Oltre le sue competenze è un po' difficile considerato un ultimate. Anche se... in realtà rimuovere il motore... beh... chiunque lo abbia fatto... beh, deve averlo pianificato. Lo credi anche tu, eh? Non è piuttosto strano? ギリだな Già, è molto strano, ma... penso che sia un livello accettabile di stranezza, lo sai? Ah? だってよ Beh, credo che... non è che siamo stati forzati a fare qualcosa di pericoloso o altro. あ Poi c'è anche da menzionare il fatto che abbiano preso delle misure di sicurezza per questo viaggio scolastico. Ricordi? Le linee guida del viaggio scolastico sono scritte sul handbook. Ho un debole per i ragazzi che svolgono lavori da duri. Che bei denti da squalo, per niente non naturali nella vita reale. Viva i denti da squalo. Sì, sono molto belli. Sì, non sono reali i denti da squalo. Cioè, la cosa più verosimile dei denti da squalo che possa esserci sono tipo i denti seghettati. Quelli che ho io. Che sono tornato per dirti che è inutile che fai il disegno perché non ho Discord. Ah, vabbè, posso postartelo anche da un'altra parte se vuoi, Franci. Non ti preoccupare. Sei Telegram, volendo, puoi entrare nel gruppo lì. Te l'ho voluto così non perdevi tempo a farlo. Ma vai tranquillo. Ah, quindi ora guardiamo le regole. La violenza estrema è proibita su quest'isola. Scusate, mi è venuto il singhiozzo. Per favore, vivete in maniera pacifica e rilassata le vostre vite insieme agli altri studenti. Ciao ciao Franci, alla prossima. Ok, considerate di lavorare a vicenda per ottenere frammenti di speranza. Littering is... ok. Vabbè, ve le leggo in inglese, non ho voglia di tradurvelo. Littering is not allowed. Let us coexist with this island's bountiful nature in mutual prosperity. The lead teacher cannot directly interfere with the students. An exception to this rule is made if any students violates a rule. Wow, quante students rules che ci sono? Solo 4. Non è fan delle regole, la cara Usami. Beh, sembrerebbe che siamo al sicuro. Per cui, perché questo non dovrebbe essere un comune viaggio scolastico? Non c'è nulla di pericoloso su quest'isola. Spendere questi giorni in maniera rilassata e pacifica, beh, favorisce la speranza. Proprio come ha detto prima Usami. Sembrerebbe che queste regole in primo luogo ci aiutino a farlo. Cioè, stai dicendo che dovremmo credere a cosa ci ha detto quella cosa? Ci sta sforzando a rimanere qui, lo sai? Non essere così pessimista. Dovresti guardare a questa situazione in un modo un po' più speranzoso, lo sai? Chi pensa che molti su TikTok in un certo periodo era virale a affilarsi i denti e a farli punta come quelli. Ma pensa un po', chi l'ha fatto si è rovinato la bocca vita. Madonna. Kinlog su Legends. Cioè io per dirti non ho i denti quelli là quadrati normali, ce li ho, come posso dire, all'incirca seghettati. Non so come spiegarvelo. Non so se avete capito. Sta cominciando ad essere speranzoso. Ecco qua che inizia. Cosa sia uno squalo? Interessante King Squalo. No, non proprio seghettati. Non so come spiegarvelo. Che
Boh, oh, ma sei un VTuber, ma sei uno squalo nella vita reale. Non so come spiegarvelo, ragazzi. È difficile. Potrei dirvelo. Cioè, avete presente che ci sono gli incisivi che hanno la forma normale? Non sono un furry. E poi ci sono tipo quelli a suon di montagnette. Non so come dirvelo nella maniera proprio specifica. È difficilissimo. Tipi di denti. Vediamo se hanno un nome specifico, così ve lo cerco su internet. È molto difficile. Cioè, non riesco a trovare il termine. Non mi so spiegare io, ragazzi. Cioè, faccio il VTuber, non faccio mica lo spiegatore. Mi fai un... non esiste. Pentiti per quello che hai scritto, sì. L'ottimismo è essenziale per le persone per soddisfare le proprie vite. Beh, immagino che sia ok se ci divertiamo nella nostra vacanza per l'intera cosa, giusto? Ah, ho capito Ken, spiego io. Grazie, Sbigio. Spero che effettivamente tu abbia capito. Qui qualcuno vuole le live NPC. In che senso NPC? Ok. Beh, se inizi a guardare accuratamente quella ragazza coniglio dall'aspetto strano, inizierai a notare che è piuttosto carina. In realtà sono piuttosto geloso di come sia piuttosto amichevole in questo momento. Denti seghettati intende che la forma è quadrata ma sulle punte dei denti ha queste piccole montagnette. Esatto, Sbigia, grazie. Grazie. Esattamente, cioè, hai capito quello che intendo. Ah, è comune? Perché ho visto certe persone che non ce l'hanno. Che hanno tipo i denti proprio a mo' di forma geometrica. Per cui ho detto, ah boh. Quindi è una cosa di TikTok, ti consiglio di informarti dopo. Ma io non uso TikTok, cioè ho l'account, ma se va bene ci posto un reel una volta ogni tanto. Considera Nutella. Dovrei ancora... Cioè, ne ho postato solo uno per adesso di TikTok, dovrei fare il secondo. Che probabilmente sarà il crash sulla live della scorsa volta. Ecco qua, ragazzi, uno dei migliori personaggi di tutto Danganronpa 2. Se non il migliore. Hanno rimosso completamente il motore dell'aeroplano. Vogliono tenerci qui così calorosamente? Per quale scopo? Boh. Ah, c'è una telecamera qui. Tra l'altro è molto più fluido il gameplay rispetto all'1. Molto più veloce. Col passare del tempo si consumano. Ah, ok. Succede tipo quando smascelli i denti sotto con i denti di sopra. Ah, io lo faccio sempre. Per cui sarà per quello. Ti invio 1000 leoni se fai il live su TikTok. Non credo di potere, sai, Nutella. Anche perché una volta che faccio l'affiliato da Twitch non posso fare live su altre piattaforme, da quello che so. Molto semplicemente. Dai, è giunto il momento di parlare con il best boy, forse.
Però vorrei prima vedere se c'è roba. No, non c'è niente. Ok, parliamo con lui. Fermati immediatamente qui. Se la tua vita ha valore, allora non avvicinarti. Ho detto sta indietro. Oh, molto bene. Vorrà dire che accetterò il tuo coraggio. Ma di che cosa sta parlando questo tizio? Vuoi davvero conoscere il mio nome? Beh, gli altri vedrebbero il tuo coraggio come... diciamo... come cazzo si dice sto termine in italiano? Essere reckless. Non mi viene il termine. Ma perché mi dimentico i termini che so, ragazzi? Aiutatemi. Mi merito 10 botte in testa. No, non è sciocco, è... è non avere coscienza di sé, tipo... come cacchio si dice? Essere reckless. Fare le cose senza pensare. Irresponsabile, esatto. Come irresponsabilità. Comunque, lo accetto. In onore del tuo coraggio, io rivelerò a te il mio nome. Non potrai mai dimenticartelo finché avrai vita. Avventato, sì esatto, grazie Limi. Sono stupido, non mi scordo le parole. Spericolato. Potrei chiamarmi Gundam Tanaka. Ricordatelo bene. E questo è il nome di colui che un giorno governerà questo mondo. È un cretino, ma è anche il miglior e il best boy di Gundam, sì, di Dangan 2. Sei il fratello di Hinata? Governare questo mondo? Ultimate Breeder? Per gli animali, ragazzi. Per gli animali, ragazzi. Adesso capirete il motivo. È uscito da Street Fighter, è vero. Anche un po' da altre opere. Per le pose anche un po' da JoJo. È stupendo, hai ragionissimo. Sta scherzando, vero? Se dovesse essere serio, beh, devo andarmene da qui. Anzi, un personaggio di Tekken. Ehi, salve, come va? Ciao Dart, buon pomeriggio, come stai? Tutto bene? Faccio uno shoutoutino. Ragazzi, andatemi a seguire il caro Dart, che è uno streamer molto bravo. Da un po' che non ti vedo però streamare, effettivamente, Dart. Io lo tengo molto spesso in lurk mentre faccio altro che è rilassante, a mio avviso. Come te la passi? Che da un po' che non ti vedo in giro. Avevi capito Ultimate Breed nel senso di Ultimate Umano o Ultimate Specie? Vabbè, sbigia. E ora è giunto il mio turno di fare le domande. A quale padrone obbedisci? Con quale tribù hai fatto il tuo patto? Rispondimi. Che cosa intendi con patto? Rispondimi adesso. Oppure casterò una tomba una volta che lo avrai fatto. Purtroppo settimane pienissime, sia col lavoro che a casa. Vediamo se riesco a fare questa settimana. Grazie mille per l'SEO e per le belle parole. Ma figurati, Dart. Anzi, mi fa piacerissimo che tu sia passato qui. Speriamo allora che tu possa liberarti il prima possibile. Dai, meno male comunque che stai bene, mi fa piacere. E nessuno usa note.
Oddio, che sullo shop della Switch ci sta Tung Saur Supermarket Simulator a 5 euro invece che a 8 euro. Che offerta. Non credo che comprerò questo Tung Saur Supermarket Simulator. Se dovessi comprare giochi sulla Switch, credo che prenderei qualcosa di più serio, onestamente. Allora è meglio che io non risponda. きっと Credo che ti stia semplicemente chiedendo se hai un animale. Animale? No, l'unico animale di cui mi prendo... di cui mi sono preso cura era un granchio che passava intorno come un eremita durante il mio periodo delle scuole elementari. Oh! Per cui un misero insetto! La tua essenza magica è di solamente 5. Spazzatura. Spazzatura, realmente. Ah, è sbagliato chiamarti spazzatura? Spazzatura? Spazzatura come te non dovrebbe parlare a qualcuno di così grande come me. Chi pensi che io sia? Sono il più grande e potente Gundam Tanaka, Overlord del ghiaccio supremo. Beh, ha ragione, i granchi aragoste sono insetti del mare. Sì, è vero. I crostacei sono alla fin fine insetti. Anche se sono molto buoni. Ma come no? C'è scimpanzini bananini come cliente. E Kinichi Yoshi. Va bene. Va bene, Svicia. Aspetta un minuto. Qualcosa di così strano è uscito fuori dalla tua sciarpa? Ho teimato le malvagi forse, utilizzando me stesso come letto. Questa è la segreta arte dell'impero Tanaka. Beh, è qualcosa di quasi come uno spettacolo naturale. Immagino che gli si addica totalmente il titolo di Ultimate Breeder. Magnete o gamberetto. Uno dei miei 4 Divas of Destruction, Mirage, Golden Oak, Jumpy, ha questo da dire. Non ci andremo molto... come si dice? Non ci andremo leggeri coi nostri nemici, per cui non farci arrabbiare. Non ci piace quando siamo arrabbiati. Overlord in italiano è Supremo Signore in teoria, visto che Lord vorrebbe dire Signore. Sì, in realtà lo so, Sbigio, semplicemente non avevo voglia di tradurre Overlord. Volevo lasciargli il titolo di Overlord, perché mi sembrava un po' brutto tradurlo. Ho tradotto solo... ci ho tradotto solo il ghiaccio, diciamo. Oh mio Dio, Nutella, ho paura adesso. Già. Oh, sure, Dart. I know, it seems a little odd, but apparently he did us splendidly as a member of the breeding club. I've heard he can tame any animal, and he even managed to succeed at proliferating endangered species. Oh my god. Of such artful terms. There is anti-solitaire secret elect editor. I don't think I will buy it, Nutella. This way you don't have to translate the subtitles. That's true. That's true. I wanna join the breeding club. Okay, Isiel. Rumor has it he can speak to animals. Well, that's probably just a joke. Speak with animals? Well, is certainly eccentric enough in that regard. I mean, there's no way a normal person would attempt to raise hamster inside their own scarf.
Okay, so we can leave the area and we can try to meet the other students of the game. Talking to animals, like San Francesco and Del Piero. Yeah, that's right, Dartel. Gundam is my favorite characters of this game because he's so Shunibyo. He's really cool and funny in my eyes. I love him. I mean, he's not normal at all. That's true. So this is a supermarket. It's pretty big. Still, I don't think you will be the one doing the breeding if there is a ball in the club. How disgusting, the Switch shop is in the offers and full of shit. Serious? Aren't the summer sales present in this moment? If we are on a tropical island, does that mean we are in international waters? そうだね。 Thanks to this place, we don't need to worry about food and other necessities for a while. For a while? It's just a figure of speak. But there is no guarantee anything here is edible. What if all this stuff is poisoned? 俺 You certainly are the skeptical type. Of course I am. Even this supermarket is strange. Look around. We are in this gigantic supermarket and there is nobody else here except us. Well, that can be helped. Didn't Tusami say this island is uninhabited? That's exactly my point. I'm fine both ways. Okay, Seal. That's really debatable. どうしたの？ What happened? It's nothing. She's staring me funny. You know. I'm sorry. Why is she crying? ひなたくん。 Bullying a girl. Not cool, Hajime. I didn't do anything. Ah, so your name is Hajime. If it's okay with you, maybe I please remember your name? Of course, I don't mind you remember it, but... 私は積み木みかんです。本当に心から何卒よろしくお願いします。 Most are games made only for digital that cost a little. That's too much for someone with images made my eye. Oh, I see why then are you saying that. It's really true. I don't like AI at all for drawing. I have to return in lurk mode. Thanks a lot for the good company and bye everyone in chat. Bye bye, Dart. Thank you very much for the having passed here. See you next time. Hello, Frika. How are you? Everything okay? I'll give you a shout out. Every one of you like Akane. Wow. Limi, Svija, Frika. You have the Akane fan club, maybe? My name is Mikansumiki. From the bottom of my heart, I hope we can get along. The ultimate nurse. You know, my mind is drawing a blank from nervousness, and I went through all the trouble of
preparing 5,000 different topics to discuss after introductions? That seems excessive. It's okay. If you take your time and remember slowly. We will wait as long as it takes. We will wait for you forever, if that's what it takes. Isn't he just putting more pressure on her? Are you doing streaming on English? Not Africa. They have redeemed to me the talk in English for 10 minutes redeem, so I need to talk in English for another I don't remember how many minutes. Well, I guess I'll just ask you since I won't get anywhere asking her. So, what's her deal? Ah, Mikan is the ultimate nurse. If you ever get injured, you'll need their help, so it's best if you get along with her now. If you get wounded and don't treat it, there is a good possibility you'll get an infection and die. Don't say something so morbid so naturally. But we are an English streaming. Rieccoci qua ragazzi. A quanto pare sono crashato un attimino, scusatemi. Dovremmo essere tornati. I don't remember if I need to talk in English again. About how many minutes were left. So I will read your comments in English. Hello Frika, my Casatiello. Akane is the most divine, beautiful woman in all Danganronpa games. Oh. So is your favorite. Let's pray for Kin. F in English, in the end, ok, ci siamo. It's just, I can't help it. I'm just so happy. I can't remember the last time I made any friends. Not that you actually want to be friends with me. I'm so sorry. I said something so presumptuous. Incredibile, the crush changed the language. Vabbè, torniamo in italiano. Drink is important. True, true. Farò qualsiasi cosa mi dirai, per cui, per favore, non odiarmi. Bullizzare una ragazza. Davvero terribile, Hajime. Davvero non carino, più che altro. Davvero, perché sta continuando a succedere? Mi dispiace così tanto. Siamo saliti a livello 2. Oh mio Dio, quanta roba che c'è qui dentro da interagire. Non voglio parlare con Mikan. Occhiali a visione notturna. Ah, che figata. Chissà perché sono presenti degli occhiali del genere in un negozio. Cioè in un supermarket. Qua ci sono le tavole da surf, ma... Che io ricordi nel cast del 2 non c'è un surfista. Perfetti per un assassino al chiaro di luna. Una vending machine. La cola. La cola nella bottiglia. Ma... No, non farò questa battuta perché la fece Haruko sul gruppo di Ronny. Non voglio rubare battute agli altri, però mi ha ucciso quella battuta. Chi vuole capire capisca.
Il tema era la cola. Andiamo a conoscere lei. Si chiama Monomol. Ok. Ciao! Chi sei tu? Io sono Hajime Hinata. Ciao! La tua tensione è super bassa. Ti senti bene? Anche lei mi piace parecchio, anche perché è la via di Ryuko. Ah, aspetta, è Amiko Shimizu, se non sbaglio, la voice actor di... Adesso appunto vedremo come si chiama lei. Oddio, Kin, su Switch c'è Escape Tung Saur Backrooms da prendere subito. Va bene. Ah, giusto. Le presentazioni sono un must. ミオダイブキのミオにミオダイブキのダーにミオダイブキのイーにミオダイブキのブキでミオダイブキです Ibuki mio da. Mettilo insieme e che cosa ottieni? Ibuki mio da. Adoro. È molto carino Ibuki. Ecco fatto. Le introduzioni sono finite. Più importante, dovresti controllare questo bombastico supermarket. Hanno gli hamburger, i ramen, i fagioli chili. Bratwurst non ho idea di che cosa sia, sinceramente. Pasta, i meloni. Cibo americano, cibo cinese, cibo messicano, cibo germanico, cibo italiano. Ed anche le persone da... Ah no, scusate, ho letto malissimo. Americani, cinesi, messicani, tedeschi, italiani. Ed anche le persone da Yubari comprerebbero qui. Non avevo visto lo shop da molto, non pensavo che il brain rot avesse fatto questi danni. Ah, ma che naso ha? È una... È uno dei suoi molteplici sprite. Nutella, non ti preoccupare, non è quello vero. Cavolo, sono scioccata. Ci sono le 31 gusti di deliziosità. Ok. E quando sono super emozionata, io divento anche molto affamata. Non riesco a capirmi. Perché mi divento affamata quando divento super... come cacchio si dice? Emozionata. O su di giri. Perché quando divento su di giri divento affamata? Il corpo umano sicuramente è un mistero. Questa ragazza piena di energia è conosciuta come l'Ultimate Musician. Beh, c'è gente che invece si caga addosso quando è emozionata. Giustamente. Beh, suona la chitarra in una band di sole ragazze. Ed era super popolare insieme ad essa. Apparentemente il loro singolo After School Poyoyon Hour ha venduto 1 milione di copie. Super popolare. Una band di sole ragazze. Una band liceale. Suona familiare. Però a causa di differenze creative ha abbandonato la band per seguire una carriera in solo. Diciamo che ora del 2 ne so quanto vuoi. L'ho giocato solo il primo per l'appunto. Il 2 sto solo fino al capitolo 2. 2 trial compreso o 2... E basta, hai solo iniziato. Divergenze creative? Sei interessato? Ah, 2 trial completo. Ok, ok. Sei interessato? Puoi sentirmi? Ah, Ibuki è una musicista dopo tutto.
come Schubert, Bach, Edison, Van Gogh, Perez e Senna. Anche io sono una musicista impressionante. Oh, per cui stai dicendo di avere un ottimo udito? Però dice ancora poco della trama generale, per questo so poco. Sì, è vero. Aspetta, ma la maggior parte delle persone che hai menzionato non sono affatto dei musicisti. Non preoccuparti dei dettagli. Vabbè. I buchi grandissima. Che scema che è. La adoro, anche lei. Originalmente era lei la mia girl preferita, poi ho cambiato un po' gusti. Anche se è al terzo posto, in realtà adesso. Hotel Mirai. Quindi Hotel del futuro. Per chi non sapesse cosa volesse dire Mirai in giapponese. Wow. È davvero un ottimo hotel. L'Hotel Mirai. Beh, sembrerebbe essere chiamato così per la parola giapponese che sta a significare futuro. Ah, te lo dicono anche loro, ok. Non lo sapevo. Quando ci hanno detto di vivere su quest'isola, ero preoccupato che ci avrebbero messo a vivere in una tenda o qualcosa del genere. Ma se possiamo vivere in un grande hotel come questo, beh, immagino che non dovremmo preoccuparci del fatto di restare confortevoli. Sì, lei e Akane, le mie due preferite. Sono belle loro due. Proprio come Miraidon, il Pokémon del futuro. E probabilmente Korai vorrà dire passato, allora. Koraidon, se ricordo bene si chiama quello del passato. Il Corfort non è un'opzione qui. Non sappiamo nemmeno perché ci abbiano forzati a vivere su quest'isola. Come puoi solamente accettarlo? Sei troppo entusiasta di vivere qui. Beh, mi sembra piuttosto ovvio che quest'area sia un'ottima base. Per cui, perché non guardiamo un po' in giro? Perché questo tizio è così calmo? Sembrerebbe come se questa situazione non sia affatto un problema per lui. Che abbia dovuto affrontare un qualche trauma o qualcosa del genere? Ok. Ah, così ci fa vedere la mappa. Vediamo se c'è qualcun altro qua all'hotel. Ah, sì. C'è lui. Vediamo un po'. Buon pomeriggio. Ciao Dan. Buon pomeriggio, benvenuta, come stai? Tutto bene? Ti faccio un SO. Abbiamo appena iniziato Dangan 2, considera. Pian piano stiamo introducendo i vari personaggi, per cui siamo ancora nel prologo, diciamo, come puoi vedere da in alto. Che diavolo sei? Non parlarmi in maniera amichevole, cretino. Questo tizio è già in un mood davvero tremendo. Ma che diavolo ti stai guardando? Hai qualcosa da dire, bastardo? Tutto a posto, a parte il caldo che mi sta uccidendo. Oh cavolo. Mi spiace. Io fortunatamente non ho tanto caldo. Ci sono 30 gradi da me, sì, ok. Però a breve dovrebbe pure piovere. Spero che non mi grasci nulla. Rilassati, Fuyuhiko, siamo qui solo per introdurci. Cosa? Presentarvi? Vedi? Non ci siamo ancora presentati l'un l'altro, giusto? Il nome è Fuyuhiko Kuzuryu. Giusto per essere chiari, non ho intenzione di comportarmi in maniera amichevole e tutta quella roba sdolcinata con voi, ragazzi. L'Ultimate Yakuza, ok. Perfetto.
Anche se ha la babyface è incredibilmente rude. 一方 Fuyiko è uno studente delle superiori e fa parte del clan dei Kusuryu. Fuyiko non frica. A Fuyiko non frica, esatto. Mi correggo, non stavo nelle offerte, ma ero nella sessione ultime uscite. Ah, ok. Venerdì sera fino a domenica sono stata senza linea proprio. Onestamente mi serviva. Ho finito un libro e ne ho iniziato un altro. Ah, cavolo, mi spiace. Spero che adesso vada un po' meglio la linea. Che libro hai letto, se vuoi dirci? Il clan Kuzuryu? Non dirmi che... Beh, sono sicuro che ne avrai almeno sentito parlare una volta di loro, giusto? Il clan Kuzuryu è il sindacato criminale più largo della nazione, con un totale di 30.000 membri. 憧れちゃうね Il che significa che lui è l'Ultimate Yakuza. Fa parte di un clan degli Yakuza e lui è del clan Kuzuryu? 実はさ Comunque menzionare la sua babyface intorno a lui, beh, è strettamente proibito. Per cui fai attenzione. Potresti finire con delle dita rotte in men che non si dica. Beh, è stato così vicino, ho quasi perso le mie dita. Nagito, sei il mio salvatore. Stai esagerando. Non lo sono. おいこら Ehi, voi bastardi, se avete finito, che ne dite di se voi cretini andate vicino a quell'albero laggiù e vi togliete dalle palle? Va bene, Fuyuiko. Gentilissimo. Sì, è tornato alla linea del tutto stamattina. Ho finito Lord of Chaos, un libro sul band black metal e il black metal in generale. Ho iniziato la canzone di Achille. Sì, veramente. Che figo. Non lo conosco. Io non sono purtroppo una persona che legge molti libri, per dire la verità. Leggo più che altro in realtà manga e light novel al massimo. Volevo iniziare a leggere qualcosina. Più che altro, ma dovrei un attimo rivedere le mie priorità perché dato che sto imparando a disegnare, poi volevo in realtà riprendere anche un po' ad imparare il giapponese. Se mi metto a fare anche tipo a leggere libri e a fare robe del genere, non la finisco più. Io ho ancora da continuare il manga di Fullmetal Alchemist. È bello Fullmetal Alchemist. Ci calmiamo. Sì, Fuyuiko si deve dare un attimino una calmata. ちょっと Ehi, non sei il ragazzo che era sdraiato a terra sulla spiaggia prima, coprendo la sua faccia con le sue braccia? Sì? 男子でしょ Dovresti rimetterti un po' su, lo sai? In tempi come questi i ragazzi dovrebbero tenere le ragazze salve. Ah, hai ragione. はいはい Vuoi che mi presenti? Beh, non l'abbiamo ancora fatto, giusto? 私の名前は小泉真昼だよまこれからいろいろよろしくね Sì, Envy è stata la mia ossessione dal primo momento. È un bel personaggio, Envy. Non ti dico nulla, però più avanti tanta roba diventa Fullmetal Alchemist. Non ho idea di dove tu sei arrivata, forse è meglio non scriverlo per evitare spoiler in live, però è molto bello. Sono Mairo Koizumi. Quanto so di te d'ora in poi? L'Ultimate Photographer. 実はさ C'è una buona offerta, c'è Sonic Superstar Deluxe a 28 invece che 70 euro. Ah, questa sì che è una buona offerta in realtà. Mairu è conosciuta come l'Ultimate Photographer.
ha un futuro promettente come giornalista fotografica. Non sono un esperto di fotografia, ma ho sentito che è una fotografa giovane che ha vinto numerosi premi. Stavo per dire fotografatrice. Mannaggia a me. Fotografatrice, mi stavo inventando un termine che in italiano non esiste. Prima o poi dovrei mettere tipo una sorta di sound per ogni volta che mi invento un qualche termine che in italiano non esiste, così per rendere più vivaci le live. Sapete che roba? Ogni volta che sbagli un termine che in italiano non esiste, non so, diventato un balbuziente. Vabbè. Poi mi spammate sto tasto, ovviamente utilizzabile da solo una persona. E voilà. Magari potrei farlo per... tipo per gli abbonati o roba del genere. Giusto per... fare, diciamo, un qualcosa di carino. Anche per chi decide di sabbarsi al canale, visto che effettivamente non è che ci siano molti vantaggi. Dovrei fare anche un revamp delle varie emote, perché ora disegno molto meglio rispetto a come disegnavo prima. Per cui... yeah. È conosciuta anche per le sue skill nel fare foto alle persone. L'Ultimate Photographer, eh? Beh, c'è una camera che sta attaccata al suo collo. Beh, per cui lo avevo già assunto. In remastered, esatto. Onestamente sono sollevata. Voi ragazzi sembrate abbastanza decenti. Decenti? Beh, ci sono un sacco di stramboidi qui. Puoi dirlo che sono degli Ultimate. È veramente insano. Stavo cercando di andare d'accordo con più persone possibili in quest'isola, ma mi sto preoccupando che le cose non andranno così bene. Per andare via da quest'isola? Che intendi? No? Non lo sai? Questo è quello che ha detto Usami. Dopo che avrai finito di collezionare i frammenti di speranza, beh, che otterrai andando d'accordo con tutti quanti, questo scherzo di gita scolastica sarà finita e potremmo lasciare l'isola insieme. È tutto questo quello che dobbiamo fare per tornare a casa? Per davvero? Davvero intende questo? Ehi, dovresti prestare più attenzione ai dettagli. Sono davvero molto importanti. Beh, Hajime, ora che lo sai, beh, devi sentirti piuttosto sollevato, giusto? Finché vivremo in maniera pacifica qui, sarai in grado di lasciare quest'isola molto presto. Per cui non c'è alcuna ragione per te di comportarti in maniera così panichevole. Non esiste, vero? No, mi sa che non esiste panichevole. Non esiste, vero? Impanichevole, forse. Anche così, quale sarebbe la ragione? Perché mai dovrei fare un qualcosa del genere? Non credo proprio. Contattiamo la Treccani e va bene. Lo facciamo esistere. Vabbè. Dai, suona come abbastanza termine aulico, direi. Potrebbe andar bene panichevole. Voglio dire, prendersi la briga di portarci qui e farci vivere insieme e andare d'accordo non ha alcun senso. Forse non saprai perché siamo qui, però forse è quello che dobbiamo fare per tornare a casa. Beh,
questo qui. Se un bambino ha creato Petaloso, perché non fa resistere Panichevole? Sì, esatto. よかった。 Direi che ha piuttosto senso. Dopotutto, sono fatti... Sì, sono... vabbè. Ce la faccio a parlare? Non ce la faccio? Dopotutto sono felice. Voglio dire... Non sono mai stato un gran fan di questa cosa. Non un gran fan? Davvero? Ci hanno detto che saremmo andati in una gita scolastica senza alcun avvertimento. Ci hanno portato in questo posto così. E poi ci hanno detto di dimenticarci della Hopspeak Academy. Sei davvero sicuro che questo non sia un problema? Ehi! Non dire Per quanto riguarda la tua presentazione, sto aspettando da tipo sempre, lo sai? Scusami. Io sono Hajime Hinata. È un piacere conoscerti. E ambulanza. Quindi devo chiudere la finestra. Grazie. Capisco. Hajime Hinata, eh? Mi spiace deluderti, ma... Ho già scritto una nota mentale per ricordarti come Hajime, il non reliable. Come cacchio si dice in italiano reliable già? Su quel Hajime è quello su cui non puoi contare. Diciamolo così. Allunghiamo il brodo. Io se fossi loro finché sto bene mi danno da mangiare rimarrei nell'isola. Inaffidabile. Grazie, Frica. Ho fatto la spiegazione lunga io. Non mi veniva al termine. Dovrai impegnarti duramente per farmi cambiare idea. Per cui, tirati su e lavora sodo. Fai del tuo meglio. Beh, a quanto pare sei finito in un casino, Hajime. Sto parlando ad entrambi. Sarà meglio che vi diate da fare. D'accordo? Ok, con Mairo abbiamo parlato. Di là c'è un altro ragazzo. Sì, anche a me molte volte non viene il termine in italiano, anche se so cosa significa. È una problematica che mi dà fastidio, giuro, perché quante volte succede. Mio Dio. È vero. Non vi ho ancora detto il mio nome. Il mio nome. Io sono l'Ultimate Team Manager, Nekomaru Nidai. Eccolo qua. Il big guy che piaceva tanto a Nutella. Ciao, io sono Hajime Hinata. Trattieni qui, la tua voce è troppo bassa. Alza la tua voce dal più profondo del tuo stomaco. Io sono Hajime Hinata. No, puoi essere ancora più forte. Fallo di nuovo. Il mio nome è Hajime Hinata. Piacere di fare la tua conoscenza. Io sono Nekomaru Nidai, non dimenticartelo, nemmeno se andrai all'inferno. Sono l'Ultimate Team Manager, Nekomaru Nidai. Non c'è bisogno di ripetere il tuo nome così tanto, non me lo dimenticherò. Beh, hai ragione, concordo pienamente. Daddy sorry. Quanto cazzuto. È simpatico Nekomaru, fa un sacco ridere. Lui è un personaggio di Tekken. È vero, è verissima sta cosa. E certamente è casinista. Non solo la sua voce, ma anche il suo intero corpo sembrerebbe essere davvero pesante. Nekomaru Nidai è conosciuto come l'Ultimate Team Manager. L'Ultimate Team Manager? Per cui non fa parte di un team, ma
è colui che lo dirige? Non è un tipico team manager. Dopotutto lui è un ultimate. Ha viaggiato in numerose città e ha giocato in ruoli attivi in vari sport per vari team. Simpatico quanto anche va bene Nutella. Beh, ha diretto un team di liceale di rugby pieno di delinquenti alla vittoria durante le nazionali. Ha anche salvato un club di baseball dal venir chiuso. Anche loro sono stati portati alla vittoria nazionale. Un rumor dice che è anche stato colui che ha allenato il più grande e famoso pitcher che gioca nella Lega Americana. Se tutto questo è vero, allora si merita totalmente di essere chiamato l'Ultimate Team Manager, però Nutella, sono d'accordo. Mi sento un bad boy, Nekomaru. Ma con una struttura corporea come la sua farebbe meglio a giocare in un team piuttosto che dirigerlo. Ah, così poco è durata l'introduzione di Nekomaru. Me lo metto sul cuscino, Kin. Ok. Vediamo chi c'è nella lobby. Ah, よかった。 già. Anche l'interno di questo posto è molto enorme. Fosse stata una normale gita scolastica, starei sorridendo adesso. Ma perché siamo gli unici all'interno di questo hotel? まあまあ。 È un'isola disabitata, non c'è nulla da fare. Per un'isola disabitata questo hotel è stato ben tenuto e sembrerebbe che l'elettricità non sia un problema. Ma che cosa sta succedendo su quest'isola? Ok, ed ecco qua. No, in realtà ce la teniamo per dopo lei. La mia girl preferita. 何か用か Dichiara il tuo business. Allora, c'è Fate Stay Night Remastered da 29 euro, un po' tanto. Non male in realtà però, Per me sui 30 ci sta ancora. Beh, volevo semplicemente introdurmi. Va bene con te? Una presentazione. 分かった Capisco, non mi dispiace. Sono Hajime Hinata, piacere di conoscerti. 私の名前は横山ペコというこちらこそよろしく頼むぞ Il mio nome è Peko Pekoyama, è un piacere fare la tua conoscenza. Perché non mi premeva il tasto? Vabbè. L'Ultimate Swordswoman. 実はさ、 Questa donna dall'aspetto, diciamo, glorioso è conosciuta come l'Ultimate Swordswoman. È difficile credere che qualcuno con un nemole, vabbè, cos'è un nemole? Vabbè. Un nome così carino come Peko Pekoyama possa essere così brava con una spada. Ho sentito che è una maestra nel kendo e la maggior parte degli uomini adulti non ha nemmeno una chance contro di lei. Beh, c'è davvero qualcosa di strano con lei. I suoi occhi sono davvero intensi. どうやら Se quello che ha detto il coniglio è vero, beh, sembrerebbe che dovremmo vivere su quest'isola insieme. Già, hai ragione. È necessario per uomini e donne vivere insieme rispettandosi a vicenda, non facendo nulla di inappropriato. Preferirei non uccidere nessuno. Anche lei non mi spiace. Yuna Rokami femmina comunque. Veramente, è lui.
Tra l'altro sono pure usciti forse nello stesso periodo Persona 4 e Danganronpa 2. Sai? Se non sbaglio. Uccidere? Ma quella spada che ti porti dietro non è fatta di bambù. Ah, Beh, sembrerebbe essere impossibile uccidere qualcuno con questa, ma un colpo mal riposto potrebbe essere fatale. いや Dillo mentre gli occhi rossi sangue che non vuoi uccidere nessuno. Persona 4 è del 2008. Ah, è del 2008? Ah, ricordavo fosse del 2011, sai? No, Danganronpa 2 è del 2012. Mi sta colando il naso. Come fa a colarmi il naso d'estate? Vabbè. Mannaggia la miseriaccia. A me cola sempre il naso. Ciao Kin, ciao Shap. Buon pomeriggio, benvenuto, come stai? Tutto bene? Faccio uno shoutoutino. Siamo ancora sul capitolo iniziale di Dangan 2. Nel prologo. Ma figurati. È un piacere. Scusatemi. Lo terrò in mente. Abbiamo appena finito di conoscere Peko. Ed ora la mia girl preferita, ragazzi. C'è una ragazza che sta giocando ad un arcade game e sembrerebbe essere completamente assorta da esso. 日向君 Hajime, ancora non ti sei presentato a lei, giusto? Già, hai ragione. Sembrerebbe essere davvero concentrata nel suo gioco. Ma immagino che dovrei provare a parlarle. Scusami. Vorrei presentarmi. おい Ehi, Chiaki. Oh, scusa. Devo essermi concentrata un po' troppo nel mio gioco. Un pochino? Ne sei sicura di ciò? Vediamo. Oh già, le introduzioni. Ho capito. 七海千秋です超高校級のゲーマーです 趣味はゲームですオールジャンルでいけます Mi chiamo Chiaki Nanami. Sono un Ultimate Gamer. I videogiochi sono il mio hobby e sono fan di ogni genere. よろしくお願いします Piacere di conoscerti. Ecco qua Chiaki. La best girl for me. Io sono Hajime Inata. Piacere di conoscerti. Sì, totalmente. Sembrerebbe che questa conversazione stia procedendo davvero lentamente. Beh, sta giocando adesso. あのね Più che altro sono il tipo di persona che raccoglie i propri pensieri prima di iniziare a parlare. Tipo, non posso parlare finché non avrò preparato tutto quello che ho da dire nella mia testa. Specialmente quando incontro persone nuove. Voglio dire, se divento abituata a parlarci, beh, parlerò un pochino più veloce. Sembrerebbe essere ancora concentrata nel suo gioco. Non mi sta guardando affatto. Che anche aspettate, scusatemi. Anch'io in realtà devo raccogliere i miei pensieri come Chiaki per quando devo tradurre, però in sto caso. Sarà anche l'Ultimate Gamer, ma come può giocare ai videogiochi in un momento come questo? Oh, 眠い mi sto addormentando. Ok. Vediamo le scale. Why are there stairs? Ah, il demone del sonno. Vi prego, ditemi che conoscete quel video.
È stupidissimo. Così questo è il ristorante dell'hotel. すごいよ。 È davvero enorme. Potremmo tenere un banchetto qui. È una sorta di locale tropicale. Quasi aperto. Aperto? Anche se siamo bloccati su quest'isola? Davvero siamo bloccati qui? E cos'altro potrebbe essere? ごめん。 Oh, beh. Prima finiamo le introduzioni. Guarda, sembrerebbero esserci 2 persone a parlare proprio lì. Come 2? Ah, è vero, sono 2. Avevo visto solo lui. Hai ragione. Sto avendo un brutto periodo proprio per causa del veleno. Fa davvero schifo. Parlando del quale, gradirei se potessi utilizzare la tua bocca per togliermelo. Veleno? Capisco. Ehi, voi ragazzi, avete un momento? Wow. Permesso negato. Negato? Ciao, è un piacere conoscerti. Ciao, il mio nome è Hajime Niata. Piacere di conoscerti. やあ。 Perché? Ciao. Tu devi essere il nuovo ragazzo. 僕の名前は花村てるてるだよ。 Mhm. 巷では超高校級の料理人なんて呼ばれてるけど、 Il mio nome è Teruteru Namura. Nelle strade sono conosciuto come l'Ultimate Cook. 超高校級の Jesse と呼んでもらえるかな。その方がほら、アーバンな香りがするでしょ。 Ma direi che voi ragazzi potete chiamarmi l'Ultimate Chef. Ha più un sapore da grande città, sapete? Ed ecco qua Teruteru. Mhm. Again, un altro membro. Spero che potremo andare d'accordo. すみません。 Oh, questo mi ricorda che nemmeno io mi sono ancora presentata. Sono terribilmente dispiaciuta per averti fatto attendere. 私はソニア・ネバーマインドと申します。 Il mio nome è Sonia Nevermind. L'Ultimate Princess. Quello che non è stata Celeste, praticamente. Sono uno studente di scambio straniero. Provengo da un piccolo regno europeo chiamato Novoselic. Antonino Teruteru. Più che Antonino Teruteru direi Antonino Namura, perché Namura è il cognome. Oppure Teruteru Cannavacciuolo. Potrei causare dei problemi qui, ma spero che potremo andare d'accordo. Stessa cosa vale per me. Spero potremo andare d'accordo. Skin di bianca come porcellana. Occhi di un blu lucente. E i suoi capelli sono glitterati, quasi come se fosse un campo di fieno. Cioè di grano in realtà. Di fieno, vabbè. È come se avesse un qualche sorta di charm misterioso. Il suo sguardo... Cioè vorrei guardarla per sempre. Ok, Hajime. Ti sei incantato? Beh, probabilmente non puoi farci molto. È conosciuta come l'Ultimate Princess, il che significa che è realmente di sangue reale. L'Ultimate Princess? Normalmente sarei sorpreso nel sentirlo, però... Non solo la sua bellezza, anche la sua grazia. Sono completamente esterrefatto del fatto che sia una vera principessa. Forse potrebbe essere un po' rude da me dirlo, ma sono felice. Felice riguardo cosa? 私は Nel mio paese non avevo un singolo amico della mia età. Per cui
Fare questa esperienza con tutti qui è nuova per me. 褒めて使わします Esalterò le vostre virtù. Esaltare le mie virtù? Grazie. Ma che... All'improvviso mi sento... Sento l'obbligo di inginocchiarmi. Va bene. Con Sonia. Ehi, voi tre. Siete per caso nel menu o qualcosa del genere? No, non lo siamo. Io ci starei. Di che virtù si parla? Non lo so. Oh, Teruteru. Per cui tu vorresti prima controllare il ristorante? Tu sei che sei l'ultimate chef. Cosa ti piace? Cioè, no, ti piace? Non cosa ti piace. Mentirei se direi che non fossi interessato. E dato che non voglio essere un bugiardo, beh... Sì, mi piace. まあそんな感じかな。 Beh, mi piace il sapore della grande città della mia città natale. Un'atmosfera di paese come questa, però, è altrettanto splendida. Ehi, ma sei わかるかい？ raffinato? Culturato? Beh, colpevole in carica. No, non quello. Sembri essere... Non sembri essere molto preoccupato, eh? Preoccupato? Che cosa dovrei preoccuparmi? Attualmente sono molto felice. Felice? Perché dici questo? Beh, se posso essere serio molto velocemente... Beh... Posso... dare per come mio sospetto che la cara Miss Peco in realtà è un pochettino una stramboide, se vuoi prendere il mio significato. Che cosa ne pensi? Cosa? Bonjour. Lei probabilmente sta indossando il Black Tongue. Che cacchio è il Black Tongue? Quali sono i tuoi pensieri riguardo ciò? Sicuramente saranno i tanga neri. Forse. Allora, che ne dici? Ne possiamo discutere da qualche parte privatamente? Oh mio Dio, questo è... Ve lo dico subito. Teruteru a me sta sulle balle perché è l'Ifumi barra... perv del gioco. Dai, 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 dai. No, grazie. No, hai indovinato cosa io sto indossando. Ah, davvero, Nutella. Qualsiasi personaggio perv a me sta sul ca. Anche a me, più che altro non li riesco a gestire. Mettendo quello da parte per ora... Questo sembrerebbe essere un po' inaspettato per te, però... Beh... Sento che la signorina Sonia proprio qui abbia un'ottima chance di mettergli a freno. Vedi? Quante le principesse sono conosciute per mancare di senso comune, giusto? Alla fine Ifumi era buono. Cioè, Ifumi era buono, sì, però mi stava leggermente antipatico. Per esempio, potrei dirle... che le mie Luan sono piene di veleno e potrei chiedere di succhiarle. E quello che stava cercando di dire poco fa? Scusatemi, ma di che cosa state parlando? Bene, parleremo più tardi. Sarà meglio che tu non proverai a farlo di nuovo. Comunque quando diciamo mi faccio queste fantasie
Non riesco a smettere se non di continuare a vivere su quest'isola. Quando si tratta di cucinare e amore, la passione è l'ingrediente più importante. Questo tizio sembra davvero pericoloso, ma per delle ragioni completamente diverse. È peggio di Fumi, assolutamente sì. Assolutamente sì. Allora ucciderlo subito. Andiamo fuori. Credo che all'interno dell'hotel abbiamo esplorato tutto, giusto ragazzi? Vediamo quanti studenti ci mancano. Tra l'altro siamo saliti a livello 4. Ok. Quanti studenti ci mancano? Allora, 1, 2, 3. Ah, 3 studenti ci mancano. Abbiamo quasi finito con le introduzioni, dai. Vai, vai. Poi, se c'è una cosa che voglio fare, e se non conoscete già l'ordine delle morti del gioco, secondo voi, a vostro parere, tipo su Discord, provare a fare delle predizioni nei vari capitoli, chi potrebbe restarci secco, se volete. Yoko. Sembrerebbe essere un ranch. Anche se non ci sono molti animali in giro. Ah, l'hai scoperto? Ancora tu? Seriamente, perché da dove cavolo continui ad apparire fuori? Posso mostrarmi da qualsiasi parte, in qualsiasi tempo. Il sistema mi permette di fare qualsiasi cosa su quest'isola. E tutto grazie a questo bastone magico alla mia portata di mano. Bastone magico, eh? E sta parlando di quella specie di giocattolo che detiene? In realtà sono ancora piena di problemi. Un ranch senza le mucche mu è come un team di calcio senza le palle. Forse dovresti rifrasarla. D'accordo, lasciate che ci pensi io insieme al mio magico bastone. Penso intenda le palle da calcio, Nutella. Bibi body bibu. Ah, si sta trasformando. Non urlo perché non sono capace adesso. Un grande successo. Ma che cosa cavolo è appena successo? Un pollo si è trasformato in una mucca? No. Probabilmente è un qualche sorta di trucco e illusione. Immagino che sia stato messo in pratica poco prima che arrivassimo qui. Probabilmente lo sta facendo per farci essere felici. Ma immagino che abbia avuto l'esatto opposto, cioè l'effetto opposto su di te, Hajime. Un trucco? Un'illusione? Ovviamente c'è una spiegazione scientifica. Sicuro. Beh, se ci pensi razionalmente ha senso. Un pollo non può scambiarsi con una mucca. Cioè, diciamo, dare fastidio alle cose che vivono non è molto figo, lo sai? Io non credo a queste magie. Dame Zen. Ah no, dame da Zen. Zen, dame da. Ah, ci sono Akane, Yoko e basta.
E poi ci manca ancora quello che sembra Byakuya. Dai, facciamo prima Akane, visto che vi piace, ragazzi. Così il Akane Fan Club è contento. Ehi, chi siete voi, ragazzi? Beh, è così bello conoscerti finalmente. Il mio nome è Hajime. Anche Hajime fa parte a quanto pare del fan club di Akane, da come potete vedere. Capito. E chi è quell'altro tizio? Eh? Non ci siamo già conosciuti? Oh. Scusami. Hajime basato. A proposito di mucche, ma che cosa, Ciel? Faccio piuttosto fatica a ricordarmi i nomi. Anche se ho incontrato parecchi personaggi interessanti oggi. Sono Nagito Komaeda. Se puoi cerca di non dimenticarti nuovamente del mio nome. Io, il mio nome è Akane Owari. Piacere di conoscervi. L'Ultimate Gymnast. Voilà. Akane è conosciuta come l'Ultimate Gymnast ed è un atleta a tutto tondo. Un super atleta a tutto tondo. Voci di corridoio dicono che sia una combina quasi selvaggia, ma le sue abilità atletiche, beh, sono il massimo. Lo sai che la PETA vuole denunciare Nintendo perché sul nuovo Mario Kart c'è una mucca come personaggio giocabile, c'è un power up che è un panino come un hamburger, e per usarlo i personaggi lo mangiano, così lo vogliono che Nintendo si dichiari un panino vegano e... o la denuncia. Posso chiederti una cosa, Nutella? Penso di averlo intuito in realtà già dal tuo commento, ma che cos'è la PETA? È tipo una sorta di protezione animali? Ultimate Tomboy. Comunque le basi e le fondamenta sono su tutto. Sono tutto. Per cui le sue routine di ginnastica sono molto improvvisate. Avete un'associazione di pazzi, Imo. Davvero? Non conosco purtroppo, a dir la verità. Ma se si trova nel suo mood, beh, performa splendidamente. Se non lo è, perde interesse e cambia tutto. Com'è egoistica. Non importa come provi a guardarla da un'altra parte. Sembra definitivamente una combina guai. L'acronimo di People for Ethical Treatment of Animals, un'organizzazione internazionale senza scopo di lucro che si batte per i diritti degli animali. Ah, ok. Forse allora li avrò già sentiti, ma al momento non mi erano passati in mente. No, le organizzazioni così sinceramente non mi piacciono affatto, perché magari da una certa potranno avere anche ragione, però come dico sempre non bisogna fare di tutta l'erba un fascio ogni cazzo di volta. Il problema, uno dei più grandi pianeti di questo problema... C'è un... Ah, porca miseria, non so parlare! Ah! A mio avviso, uno dei più gravi problemi che è presente fin dall'antichità su questo pianeta è fare di tutta l'erba un cazzo di fascio. Su molteplici fattori. Solo che, a mio avviso, molte persone non capiscono questa cosa. E io per questo mi astengo sempre da dare mie opinioni su varie cose, eccetera. Cosa che farò anche in questo caso. Però mi sembra piuttosto una gazzetta. A mio avviso questa, Imo, andiamo avanti.
Anche se è chiamata l'Ultimate Gymnast per un motivo, le sue performance devono essere davvero grandiose da vederlo. Non riesco a visualizzarla come un normale studente del liceo. Voglio dire, ha il fisico di un atleta olimpionico. Mhm. Ah. Aspetta, mi pare che una volta ha cercato pure di togliere gli animali domestici alle persone che dicono che dovevano essere liberi senza senso. Anche a cani e gatti, anche che tratti bene. Mio Dio. Madonna. Ma lasciate vivere la gente. Mi sembra una... non ho capito, ho detto Kazeda. Però sono serio. Ah, ho capito. Per cui hai qualcosa per i corpi sexy, eh? Non c'è bisogno di dirlo così forte. Sono sicuro che lo stai facendo di proposito. Che stronzo, Nagito. Yoko! Una delle mie preferite. Cosa sta facendo questa bambina? Si siede giù e continua a premere le sue dita sul terreno con tutta la sua forza. Tutto ok? Non mi sono ancora presentato, giusto? Il mio nome è Hajime Hinata. Basta, Nagito, dove sta, cane? Sbigia, ci abbiamo appena parlato, ti sei perso l'introduzione di Akane. Vabbè, non ci credo. Mm? Io sono Yoko Sayonji, l'Ultimate Traditional Dancer. Finally. Non sta smettendo di premere le sue dita sul pavimento. Seriamente, ma che sta facendo? E la sua apparenza e la sua voce sono così giovani. Non riesco a credere che sia realmente uno studente del liceo. Il talento di Yoko, beh, la rende conosciuta come l'Ultimate Traditional Dancer. Come Rookie è tipo... Oddio. È uno che è iniziato da poco in italiano, come si dice? Perché mi vengono i termini in inglese? Grazie, Svigia. Tung 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 sahur. Grazie, Frica, novizio. Sicuramente lei è un assassino spietato. È la mia girl preferita insieme a Chiaki, se la contendono molto. Come novizio, l'industria giapponese della danza si aspetta molto da lei. Ha già performato oltreoceano molte volte. Sembra che le sue performance sono molto popolari fra le giovani industrie, il che è raro nell'industria giapponese della danza. Beh, ancora una volta i suoi fan sono per lo più uomini. Beh, probabilmente perché sembra così giovane. Le sue fan probabilmente hanno lo stesso problema o qualcosa del genere. Ehi, che cosa stai facendo esattamente? Sto squishando. Squishando cosa? Mister Formica, ovviamente. Sto squishando un sacco di Mister Formiche. E come, prego?
Se squisci i loro pancini proprio qui, fanno un rumore veramente incredibile. Vuoi farlo insieme? Diavolo, no! E allora, signori, yoisha, yoisha. Pazza in culo. Vedi che è una pazza nel suo cuore. Ok. Io... Questa bambina... La sua personalità non combacia affatto alla sua apparenza. La adoro. E adesso ci manca, ragazzi, un ultimo personaggio. E poi abbiamo finito con le introduzioni. Dove sarà mai? C'è ancora qualcosa più avanti? Pensa che invece delle formiche siano persone. Oh no, ok. Hajime. Sembrerebbe che se proseguiamo su questo ponte possiamo raggiungere un'altra isola non lontano da qui. È sicura? Beh, è quello che scopriremo, giusto? Beh, se non è sicura, quando andremo lì, che cosa farai? Isola centrale. Vediamo un po' cosa c'è. Qua c'è un cancello. 2. Ah, Jabberwock Park. Questo sarà accessibile? Vediamo. Sì, è accessibile. Ecco qua l'ultimo. Per cui questo è il parco. Un parco circondato dall'oceano. Sembra davvero ottimo. Solita attitudine. Ma se non fossimo in una situazione come questa, probabilmente anche io mi starei godendo un po' questa atmosfera. Il se è la parola chiave. Come stanno andando le introduzioni? Vorremmo introdurti un'altra feature. Quale? Ah, livello segnato. Sì, l'ho già notato. Ah, ok. Adesso siamo a livello 4. Parliamo con quello che sembrerebbe essere Byakuya. Che cosa vuoi? La presenza di questo tizio è davvero impressionante. Non sembra essere molto approcciabile. Anche il suo corpo è molto impressionante. Hajime? Stai facendo body shaming? Ah, Byakuya, hai tempo per fare una piccola introduzione? Introduzione? Forza, Hajime. Ciao, il mio nome è Hajime Hinata. Il mio nome è Byakuya Togami. L'Ultimate Affluent Progeny. Ho finito. Ecco qua, giusto? Ora fuori dai piedi. Byakuya, spiegami tutto. Anche lo stesso doppiatore, ragazzi. È sempre Akira Ishida. Solo che io, nonostante sia arrivato un po' avanti, non ho capito come minchia sia qui. Chi lo sa, probabilmente ce lo diranno più avanti. Posso dirlo? Questo tizio mi stranisce. Beh, immagino che questo sia Byakuya per te. Che intendi? Questo tizio è particolarmente speciale, anche per gli standard degli Ultimate.
Kin, non sei blind? No, non sono blind. Io la storia dei Dangan la so tutta, in realtà, Nutella. Solo alcune cose non me le ricordo. E il prossimo è in linea per ereditare la sua, diciamo, azienda di famiglia conglomerata. Ha già iniziato con un paio di operazioni di business e la rete di lavoro è davvero enorme. 憧れちゃうね。 Beh, è completamente accurato chiamarlo l'affluent, cioè l'ultimate affluent progeny. È l'epitoma dell'eccezionale. Sembra quasi una storia originale di un manga. Tu qui sei Hajime, giusto? Hm? Dimmi, perché mai la Upspeak Academy ti ha scelto? Qual è il tuo ultimate talent? Beh, il fatto è che in realtà non me lo ricordo. Non te lo ricordi? Apparentemente ha perso la sua memoria a causa di uno shock. Non riesce a ricordarsi molto. Raccomandate. Che stupidaggini. Credo che abbiamo finito di parlare. Quanto a lungo intendi stare qui? Muoviti. Questa è l'unica cosa che voi tipi magri siete in grado di fare, sembrerebbe. Andiamocene, Hajime. Già, hai ragione. Beh, si è costruito davvero un'aura sorprendente. Quasi quanto il modo per mandare via le persone. Davvero questo che significa essere Ultimate Affluent Progeny? Voilà. Ma voglio sapere cosa hanno detto le fan di Byakuya qui. Sempre un bel caratterino lui. Non te lo so dire, Nutella. Le fan di Byakuya presumo che non sia piaciuta questa cosa. Era una campanella scolastica adesso? Hajime, guarda il monitor che sta là in alto. Cioè, non era proprio là in alto, ma ok. Me lo sono inventato. Manco le direzioni sono capace. Ah, abbiamo finito? Un regalo. Andiamo alla spiaggia. Una bomba. Ma no. どうしよ Ha detto di incontrarci alla spiaggia. Davvero andrà bene. Sto iniziando ad avere un cattivo presagio riguardo questo. う。でも Beh, pensare non risolverà nulla. Potremmo farlo una volta arrivati alla spiaggia. Davvero come precauzione abbastanza? Ad essere onesto, sono davvero preoccupato. Ma... cioè, sarebbe brutto se fossi l'unico a non andare. Scusate, non stavo leggendo bene a quanto pare. Byakuya se n'è già andato. E quindi ragazzi, a quanto pare è veramente Byakuya Togami, l'Ultimate Affluent Progeny, il signorotto che è lì. Comunque continuerò a dirlo, Hajime che corre in questo overworld è veramente uncanny. Camminare invece è meglio. Era questa la spiaggia, giusto? Sì.
Voilà. Sono tutti qua. Voi ragazzi siete gli ultimi ad arrivare. Che cosa stavate aspettando? Scusate se vi abbiamo fatto attendere. Vabbè. Come volete. Più importante, questa è la nostra chance per parlare fra di noi prima che ritorni il coniglio. Parliamo! Nugget è gentile anche se lo prendi a calci, incredibile. Veramente. E ora lasciate che senta le vostre impressioni iniziali riguardo quest'isola. Beh, ho notato numerosi blocchi sui ponti della isola centrale. Oh, sono presenti per fare in modo che nessuno si perda. Ho provato ad attraversarne uno e poi si è mostrato il coniglio e me l'ha detto. Per cui sto dicendo la verità. Ci sono per non farci perdere? Quest'isola è davvero così grande? Ma se guardi fino in fondo... Beh, è solo una normale isola, giusto? Ha un resort e ogni altra cosa. Voglio dire, non che io sia mai stato in un vero resort prima d'ora, però... Spero che nell'acqua che bevi ci siano meno microplastiche, ma speriamo. E poi c'è il grande ranch. C'è anche un grande supermarket. Sembrerebbe che al suo interno ci sia ogni cosa, a partire dal cibo a ulteriori provviste. Grazie, Sbicia. L'hotel era davvero anche molto bello, ma preferirei se potessimo stare qui. Cioè, il ristorante all'interno dell'hotel era davvero ottimo. Sembrerebbe essere stile plebale. Plebian. Ragazzi, ascoltereste un secondo quello che ho da dirvi? Ho trovato un qualcosa di davvero importante su quest'isola. Ragazze, veramente ragazze molto carine. E dappertutto. Davvero disgustoso. Mi stanno venendo i brividi. Che schifo i servi della Cleo. E niente. Bra. Voi tutti siete degli idioti. Non riesco a credere che nessuno abbia ancora menzionato la più seria delle verità. La più seria delle verità? Se nessuno di voi l'ha ancora realizzato, allora significa che siete più idioti di quanto pensassi. Cos'è che hai da dire, tu grosso bastardo? Smettila di dire queste grosse stronzate. Piccolo cagnolino, smettila di abbaiare così a lungo. O forte, in realtà. Dov'è il bagno? Ci sono i bagni. La più seria delle verità? Cosa intende? Boh, prima direi salviamo e poi parliamo con Byakuya. Voilà. Qual è la più seria delle verità? Che cosa hai trovato riguardo a quest'isola? Avete attraversato tutti il ponte per arrivare al parco? Il parco con quella strana statua di bronzo con quegli animali inquietanti, giusto? Quando l'ho visto mi sono ricordato di una storia che avevo già sentito prima. C'è un'isola all'interno dell'Oceano Pacifico, una bellissima isola paradisiaca, dove l'estate non finisce mai. Consiste
In un'isola centrale circondata da 5 differenti isole. E si dice che abbia 5 animali protettrici. Animali protettrici, non protettori, protettrici, va bene. A simbolizzare ognuna di esse l'isola che circonda. Il nome di quest'isola è Jabberwock Island. Che questa sia l'isola Jabberwock Island? E questo è il nome dell'isola? Eppure c'è ancora qualcosa che mi stupisce. Infatti, da quello che ho sentito, Jabberwock Island è già... Non importa. Aspetta un attimo. È una storia piuttosto incompleta quella che ci hai raccontato. Non c'è bisogno di urlare. Ve la farò sapere una volta che avrò le informazioni. Non mi interessa come è chiamata quest'isola. Nico Island o Papua Island o qualunque altra cosa. Non cambia il fatto che dovremmo vivere tutti qui, giusto? Vivere qui insieme su quest'isola tropicale sarà sicuramente entusiasmante. Non vedo l'ora. Esatto. Non è affatto una brutta scuola. Ehi, ragazzi? Anche a me piace quest'isola. Non che io possa dire lo stesso per il resto di voi cretini. Eh? Ho sentito qualcosa? Jabberwocky come il mostro di Alice. Senza la Y però. Solo Jabberwock. Sono ancora preoccupata. Ma... non sono così preoccupata come lo ero prima. Già, dato che non siamo in pericolo in altri problemi... Beh, sento che non sarà un problema. Ehi, ascoltate quello che state dicendo. Dobbiamo stare calmi e pensare riguardo a tutto ciò. Stavamo frequentando l'Outpeak Academy, giusto? Ma adesso stiamo vivendo su un'isola. Non importa come la si veda. È veramente strano. Anch'io vorrei vivere sulla stessa isola di Akane. Totalmente comprensibile, Africa. Perché non la finite di parlare una buona volta? Rinfrescatevi la testa o qualcosa del genere. Per di più, se volessimo andarcene... Beh, non c'è alcun metodo. Non c'è nessuna nave, non ci sono gli aerei, cioè gli aerei ci sono, ma sono qui per dar spettacolo. Da quello che ho scoperto non possiamo nemmeno contattare il mondo esterno. In conclusione, sarebbe impossibile per noi chiamare aiuto. Allora perché non nuotiamo fino a casa? Non c'è alcun modo che possiamo nuotare fin laggiù. Mostra un po' di spirito! Ti sto dicendo che è impossibile. E allora, se abbattessimo un paio di alberi e facessimo una zattera? Na-ah! Non potete farlo! Questo è il più grande dei na-ah! Per favore, ricordatevi le linee guida di questa gita scolastica. Ok, va bene. Capito? Voglio che tutti quanti andiate d'accordo e viviate pacificamente in questa bellissima isola tropicale. Che sono queste regole? Chi se ne frega? Finiscila. Sembrerebbe che il coniglio sia piuttosto serio riguardo a queste autoproclamate regole. Basandoci su ciò, cosa succederebbe se le tue azioni dovessero mettere in pericolo tutti quanti?
La parola pericolo è un po' troppo. Non farei mai nulla di male come questo. ひなたか Hajime, capisco come ti senti, però dovresti calmarti un attimino, sai? Per ora, beh, finché non faremo nulla di strano, sembrerebbe che non correremo alcun pericolo. E finché prenderemo i frammenti di speranza, beh, riusciremo ad andarcene via da quest'isola ben presto. Davvero voi ragazzi ci credete? Non abbiamo altra scelta se non crederci, almeno per ora. ねえね Comunque, Usami, qual era il regalo che hai menzionato poco fa nell'annuncio? Ah, giusto. Dopotutto non me ne sono dimenticata. E questo qui... Non siate arrabbiati. Ne ho preparato uno per tutti voi, non preoccupatevi. Cos'è? È un Usami Strap. Beh, se gli toccherete il pancino, parlerà. Va bene. Ci ha dato un pupazzo di Usami che parla. Non è carino? Love love. Che perdita di tempo. あ E dire che avevo alzato le mie aspettative. Sono davvero deluso dal fatto di aver avuto delle aspettative. あそうかな Davvero? Io penso che sia piuttosto carino, specialmente come le orecchie ricordano quelle di un coniglio. Beh, Usami significa coniglio, lo sai? Non era Usagi coniglio, in realtà? Anche con ciò, un grande numero di Usami Straps è finito sulla spiaggia. Immaginavo che... Come immaginavo, dopo che tutti quanti hanno ricevuto la loro bambola... Beh, l'hanno lanciata sulla spiaggia. Ehi, non potete... rovinare la natura con la spazzatura. Vedi? Anche tu pensi che sia spazzatura. Chi sono un coglione? Che succede, Sbigia? Usami ha preso le sue bambole e le ha... Guardate... no, e poi ci ha guardato con un'espressione di solitudine sulla sua faccia. E dire che avevo preparato un altro regalo, ma se... non lo volete non ve lo darò, cattivi ragazzi. もしや Avresti qualcos'altro? Comparato alla bambola Usami non è un qualcosa di così fantasioso. Ho preparato un movente per tutti quanti. Un movente? Sì, esatto, un movente per andare d'accordo con tutti. Mentre stavo guardando la tua live, stavo anche guardando un video. Tenevo l'acqua in bocca, ho riso dal video e stavo affogando con l'acqua. Ho sputato l'acqua dalla finestra. Che coglio. Madò, Sbigia. Attenzione. Rischiosissimo. Ops, mi sa che ho saltato un dialogo, vero? Era con me. Sì. No. Scusatemi. Ok. Esatto, un movente per far andare d'accordo tutti quanti. Siamo venuti su quest'isola tropicale, per cui pensavo sarebbe stato ottimo fare qualcosa in tema con ciò. Come cosa? Stai pensando una grande festa? Corretto. È un festival? O forse un tempio in miniatura?
che cosa magnifica. ところで Mi perdoni, signorina Sonia. Le mie labbra sono ancora piene di veleno, sarei molto... Cioè, apprezzerei molto se potessi succhiarlo con con la tua bocca. 待ってよ Il cane esce su schermo, Neuron Activation. Falla finita, Teruteru. Ah no, Loins e lombi. Ah, i lombi degli orecchi. Ah, ok. Oh, i tuoi tendini? Ho capito. Ignoralo e basta, Sonia. Beh, se andremo a partecipare a delle feste divertenti su questa isola tropicale, che ne dite se facessimo un barbecue o qualcosa del genere? Un campeggio sarebbe molto divertente. Troviamo un serpente e uccidiamolo. マジかよ。 Cioè, cercarne uno non è abbastanza per te? Beh, sembrerebbe che tutti quanti abbiano idee differenti, ma... Dato che siamo all'oceano, allora... Tada! Ecco qua. Quella bambina è pericolosa. Yoko, dici? È una lisciale come tutti gli altri, in realtà. Una borsa... per nuotare? Corretto, love love. Allora significa... Esatto. Ho preparato costumi da bagno per tutti quanti. Beh, costumi da bagno scolastici in realtà. Spero che vadano bene. Ci sta dicendo di nuotare in una situazione come questa? Non è che ve lo stia ordinando cosa, ragazzi. È solo che... se volete nuotare potete farlo. Non c'è alcun modo che io mi metta a nuotare proprio adesso. Non c'è alcun modo che qualcuno qui si metta a nuotare in una situazione come questa. Coda di palle. E invece... Oh già, proprio questo stavo parlando. Con un tempo così ottimo non c'è alcun modo che io mi rifiuti di nuotare. Sono d'accordo. Anche i miei lombi sono d'accordo, vedete? I tuoi tendini? Capisco. Sei serio, Sbigia? Va bene. Dammi un attimo. Dammi solo un sec. Ormai questa canzone... Cioè questa host ci sono abituato. Eccomi qua. Contento, mi hai trasformato. 17:58, quindi alle 18:13 devo switchare. Seriamente, non provare a capirli. Per caso è anche il costume per nuotare con tutti gli altri, Kin? Non credo. È cane in costume. Non ricordo se facessero vedere la classe che nuota. Quando è stata l'ultima volta che ho fatto una nuotata in mare? Va bene! Andiamo a cambiarci! No. I due che erano entusiasti di andare a nuotare sono andati a prendere i loro costumi da Usami. E poi sono andati dritti nell'hotel per cambiarsi. Cosa farai, Hajime? Capisco come ti senti e non voglio forzarti a fare un qualcosa che non vuoi fare. Ma se ti senti... beh, sarei felice se venissi anche tu. Vai a fare il traditional dancer con quella lì. Yoko, va bene. Io non sono capace a ballare. Dopo che ha detto questo, Nagito
È andato verso l'hotel. Non c'è alcun pericolo su quest'isola. Non c'è alcun tragico evento che ci sta attendendo su quest'isola. È davvero vero. Per cui mi sto sbagliando. Ah. Non andrai a nuotare, Byakuya? ありえん Ovviamente no. やめろ Comunque, non pensare che questo ci renda amici o qualcosa. Le nostre ragioni non potrebbero essere più che differenti. Ragioni diverse? Molto caruccio il modello femminile, by the way. Thanks, Africa. Non puoi accettare la nostra situazione perché non sei nient'altro che un codardo, giusto? Un codardo? なんだ Quella Usami non ci sta mentendo. No, non l'ho fatto io, l'ho utilizzato un'app gratuita per telefono, molto semplicemente. Che praticamente ti permette di switchare, di crearti il tuo avatar personale. Grazie, Nutella. You're starting to realize that, aren't you? Actually, what is the traditional dance, the Japanese traditional dance? I hope not the geisha. I think it's similar to them, but not completely. I don't Tung tung remember. tung 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 sahur. Thank you. Then why aren't you going to swim? I simply don't like ocean water. It's too salty. That's not something to boast about. Little kids say the same thing when they don't want to swim. Ok, Byakuya. Akane doesn't want to swim? So it looks like she's staying too. That's unexpected. She seems like the more active type. Hey, you're not going to swim? はあ Hmm? Of course I am. Why? Then why didn't you go with the others to change? めんどくせえな。 I don't need to change. All I got to do is take off my clothes. No, what about your swimsuit? おめえな。 There's no way I'm gonna wear something as embarrassing as a school swimsuit. She's just wrong about so many things. So let's hurry and swim. With those words, Akane quickly began taking off her. Whoa, hey! Hey there! Shameful behavior like that is a no-no. If you are going to swim, you are gotta wear a swimsuit. めんどくせえな。 What a pain. Piu piu. Vabbè. What sense? I don't know. Uyuiko. Let's see. Don't talk to me. Swimming blows, but talking to you is even more annoying. Mind your own business. Man, he's so blunt. Ah, speaking of which, everyone has returned. As Susami said that, I turned around and I saw a group of people wearing a swimsuit jumping into the ocean and shouting with joy. No swimsuit, but swimming naked, yes. I don't think so, Bija. Probably she will swim in her uniform. ヤッホー Ok. Abito il fan service. 水がぬる
くて心地いいですわね。 I like Gundam that is on the background that is doing a sandcastle. It's really cute with the four divas of distractions. ショッペース、この海は手加減抜きにショッペース。 Mhm. おーい、スーパーから日焼け止め持ってきたけど塗ってほしい人はいる？おう、 Ooh. 気が利くの。では早速頼むとするぞ。ムキムキの男にオイル塗れって？オッケーだよ。僕って守備範囲が広いからね。 I didn't remember that the illustration before the continue of this chapter. Yeah, a bit unexpected. But if you remember, in reality, in Danganronpa Trigger Happy Havoc, where the chapter when Makoto, Ifumi and Yasuhiro went on the girl bathrooms and they were spying on them, if you remember. 広すぎでしょ。一人で全部カバーしちゃってんじゃん。たっぷりぬるぬると塗りたくってあげるね。なんじゃ、このドエレー先は。 Ooh. What's unexpected are Teruteru's tasties. Yeah, the Teruteru, if I remember correctly, is bisexual, maybe? I don't wanna say wrong things. It feels like a resort, there's no other way to describe it. Seeing the other students having all this fun, I... You're sure, Frika? Weren't these with boys too? Or maybe I remember wrong. If I remember wrong, correct me without any problems. Yep, I'm very happy. Everyone seems to be getting along with each other, so I am very happy. I thought this would be hard until everyone got used to this, but they're all acting like ultimates. Let's keep up the pace and all do our best to peacefully enjoy this heart-throbbing school trip. What's this feeling of alienation? I can't really put it into words. Am I really wrong about this? Fine. I just gotta do it, right? Then I'll do it. That's right. I'll do it. Hajime? Did something happen? Hey, hand me one of those swimsuits. Jeez, I can't believe it. I was the only one worrying. I feel like an idiot. I don't care anymore. I'm gonna go for it. I'm gonna seriously enjoy myself and have fun. おいみんな、俺を忘れてんじゃないだろうな。おいおい、待ってくれって。俺も待っててくれよ。あれ？ Huh? What's happening? Good, Hajime. The spirits. Suddenly, the sky grew cloudy. Huh? What is this? What's happening? These strange clouds. This doesn't look natural at all.
Hey, what's going on? What did you do? This is obviously not right. It was sunny just a few minutes ago. I were saying moments, sorry, so I pronounced minutes in a wrong way. Oh no, the cars of Monokuma stinks. What is this? Huh? I didn't do anything. What's all this? There's no way something like this shouldn't be happening. And at that exact moment, just when it seemed like this couldn't go and get more confusing, it suddenly happened. Sorry. It seems that I can speak. マイクチェックマイクチェック聞こえますか聞こえますか That voice was so laid back and so gleeful that it seemed out of place. But it was different than Usami's. As if an endless storm of malice could be felt raging behind that laid-back voice. The moment I felt it, my body shuddered. Dovrebbe essere finito il timer per l'inglese. Ebbene sì, ragazzi, è tornato. È tornato. Andiamo a Jabberwock Park. Questa voce potrebbe essere... Se dovesse essere così, è davvero una situazione brutta. Devo fare qualcosa. Sarà tutto a me. Ehi, aspetta! Sembrerebbe che ci sia qualche strana situazione. Forse è meglio se andassimo anche noi. Jabberwock Park, eh? Sbrighiamoci. Ehi, aspetta! Ma che facciamo con il resto delle persone che stiamo nuotando? Non c'è tempo che si cambino. Ho un cattivo presagio riguardo questo. Mi sbrigo. Merda. Ma che diavolo sta succedendo? Se è qualcosa di stupido, mi incazzerò a bestia. Ma che diavolo sta succedendo qui? È finito anche il redeem dell'avatar femminile di Sbigia. Per cui mi rimetto un attimo il mio modello, datemi un secondo. Datemi giusto un attimo. Dai, perché non ti chiudi? Ok, scusatemi. Ma chi è suo fratello? Vedrete a breve, ragazze. Vedrete a breve. Tra l'altro quando vuole respawnare il mio avatar, eccomi qua. Wow. Ma che diavolo sta succedendo? Ok, Jabberwock Park, giusto? C'è Yoko qua. Non è andata da nessuna parte lei. Ci parlo un secondo con Yoko. Solo perché è Yoko. No, non è vero, cioè, avrei parlato anche con chiunque altro sarebbe rimasto lì. Per curiosità. Buh. Ci sono troppi Mr. Crab. D'accordo. Li pesterò più tardi. Voi granchi fareste meglio a scappare finché potete. Condivido pienamente. Mappa. Isola centrale. La vita non può esistere dove c'è lei.
Veramente. Non possiamo andare col teletrasporto, devo andarci a piedi? Andiamoci a piedi. L'ho salvato, ragazzi? Non mi ricordo. Ah no, ok, ci portano direttamente lì. Come siamo arrivati a Jabberwock Park, la voce squillante di Usami ha iniziato a rimbombare attraverso tutto il parco. Dove sei? Dove ti stai nascondendo? Nascondendo? Con chi stai parlando? Eh? Dove sei? Mostrati! Però si sono cambiati tutti alla fine. Meno male che non c'era il tempo di cambiarsi. Mio fratello è tornato. Più o meno. È tornato. Long time no see. Guarda, anche lui è contento di rivederti, Ciel. E ora che ho fatto la mia apparizione entusiasmante, la prima cosa che ho bisogno da dire è davvero noioso, noioso vi dico. Più noioso della più noiosa delle cose. Eccoti maledetto, pagami i diritti. Paga tutti i diritti a Frica, forza Monokuma. Aspetta. Crema di noiosità? È buona? Proprio come pensavo. Sei tu. Ma come... Perché Monokuma si trova qui? Monokuma? Stai zitta! Aspettate, questo non so come tradurvelo, sinceramente. Per cui, dato che non so come tradurvelo, ve lo leggerò in inglese. I'm leaving, you know, and I'm about ready to barf thanks to your lukewarm attitude. Che cos'è questa cosa del viaggio scolastico a tutti amici e cuore? Cos'è questo schifo? Sono annoiato. Così tanto annoiato da non avere più speranza. Non siete affatto divertenti. Dovreste smetterla con questa farsa, proprio adesso. Quando farete questo, beh, sapete, incontrerete il resto del mondo. Nessuno vuole vedere gli studenti del liceo che vivono delle vite tranquille e pacifiche. Quello che tutti quanti vogliono vedere è la miseria e la disperazione delle altre persone. Ma di che diavolo sta parlando questo animale di pezza? Nulla di quello che dice ha senso. Ma che sta succedendo? Che cos'è quella roba? Fate attenzione, ragazzi. State indietro e lasciate tutto questo a me. Non so perché Monokuma sia qui, ma finché avrò questo bastone magico... Già! Sei scoperta! Vabbè. Povera Mono... No, povero Usami. Ma perché volano mutande? Con il gelato. E niente. Poverino. C'è poverina Usami. In che senso?
Vabbè. La prende a pugni, poverino. Poverina. Per tutti quelli che dicevano che era cattiva, povera Usami. Poverina, veramente. Ma no, le ha messo il pannolone. Vabbè. Non dovrei avere un aspetto strano come questo. Fammi tornare normale. Oh mio Dio. Stai veramente discutendo del senso estetico del tuo fratellone? Monomi è una piccola combina guai? Fratellone? Monomi? La tua posizione corrente è troppo, per cui d'ora in poi sarai la mia sorellina, Monomi. Questo è l'unico settaggio esterno, dopo tutto. Perché mai dovrei essere la tua sorellina? Sorellona, allora? Vorresti essere la sorellona che è stata separata dalla nascita? Già, non mi sembra giusto. Sì, hai definitivamente più l'aspetto di una sorellina. Per cui, ecco come sarà d'ora in poi. Monomi, se mi disobbedirai non ti perdonerò. Mai. Anche il display è stato cambiato in Monomi? Ehi, non ti lascerò continuare a manovrare i controlli. Cioè, poverina. Come vedi ora, hai imparato la tua lezione. Sei nel Matrix. Ma che sta succedendo? Robe di pezza cioè, animali di pezza viventi che combattono l'un l'altro. È qualcosa di totalmente insano. Se solo avessi ancora il mio bastone magico, ti avrei totalmente sconfitto, Monokuma. Beh, è colpa tua che ti sei ritrovata con una... ti sei ritrovata scoperta. Anche con una seconda scoperta... beh, è stato... piuttosto una minaccia mortale sulla battaglia. Ehi, ma che cos'era questa stupida performance? Chi diamine lo sa? L'unica cosa è che sta succedendo qualcosa di brutto. Ma che è questa roba? Che sta succedendo? Monomi che piange. Ah? Adesso è tutta strana? Ha un aspetto strano? Adesso matcha con me, lo sai? Sei davvero insensibile. Ce n'è più di uno? Ma che cosa significa? Cos'è questo tanuki nero e bianco? Non sono un tanuki! Io sono un orso! Sono Monokuma! Ah sì, le facce di Buki sono bellissime. Non lo capisco, ma... un nuovo animale di pezza è apparso? Voglio dire... perché sta anche parlando? Seriamente non sono un animale di pezza! Sono Monokuma, il preside della Hopspeak Academy! Monokuma? Hai detto preside? Comunque, sembrerebbe che tutti quanti siano qui. E allora, come preside, beh, dovrò fare la dichiarazione ufficiale, quella formale.
Da questo punto in poi il Killing School Trip comincerà. Il Killing School Trip? Adesso ve lo adatterò così perché mi dispiace, ma in italiano rende peggio a mio avviso. Sarebbe tipo viaggio scolastico di uccisione. Mhm. Un viaggio scolastico dove tutti quanti vanno d'accordo, non è per nulla stimolante. Anzi, è dannatamente noioso. La gita omicida. Quindi la potremmo chiamare omigita. Forse non dovrei urlare con Fuyuhiko e Nekomaru perché mi sta facendo male la gola. Domani mi sveglio senza voce palese. Mamma mia che freddo. L'omigita. Nessuno vorrebbe giocare a un gioco come quello. Voi ragazzi siete d'accordo con me, giusto? Per cui iniziamo la nostra Killing School Trip. Naturalmente voi ragazzi sarete concorrenti. I concorrenti per il Killing School Trip? Ma che stai dicendo? Assolutamente positivamente non succederanno questi eventi sanguinolenti. Poverina. Cavolo, il tuo cervello è davvero piccolo, Monomi. Quante volte devo dirtelo? Presta attenzione questa volta. Eccetto nei manga, la sorellina non è mai più intelligente del suo fratello maggiore. Aspetta, in che senso eccetto nei manga? È una citazione a cosa? Oddio, non l'ho colta sta citazione, ragazzi. Se vi viene in mente un qualche manga in cui la sorellina è più intelligente del fratello maggiore, uscite qualche titolo perché attualmente non mi vengono in mente. Però sono sicurissimo che questa sia una reference a qualche manga in particolare, conoscendo Kodaka. Ok. Adesso che abbiamo il topic principale, beh, torniamo alla spiegazione del Killing School Trip. Che cosa intendi con Killing School Trip? Non è ovvio. Voi ragazzi vi ucciderete l'un l'altro? Uccidersi l'un l'altro, capisco. Uccidersi l'un l'altro? Ma che stai dicendo? È impossibile. E non pensate che sia davvero noioso il fatto che voi non possiate lasciare l'isola finché non sarete d'accordo? Per cui cambierò le regole. Se vorrete uscire fuori da quest'isola, per favore, uccidete uno dei vostri amici. E poi faremo in modo di avere un class trial dopo ciò. E dovrete fare in modo di non essere catturati. Un class trial. Esatto, il class trial è il vero fascino di questo Killing School Trip. Se uno di voi venisse ucciso, i membri sopravvissuti dovranno partecipare al class trial. Il class trial sarà uno scontro tra il Black Hand Killer e gli studenti innocenti. Durante il trial presenterete le vostre argomentazioni riguardo a chi pensate sia il Black Hand. Beh,
I voti verranno uccisi poi da... vabbè. I voti verranno poi decisi da un voto. Continuo a premere R per sbaglio, ma ok. Il class trial, vabbè, sappiamo già come funziona in realtà. Se gli innocenti sbagliano, vengono puniti gli innocenti. Se il killer viene sgamato, viene punito solo il killer. E il resto potrà continuare la loro gita scolastica. Sì, esatto. E queste sono le regole. Non avevo voglia di rileggervele, sinceramente, le abbiamo già lette nello scorso Dangan. Se poi c'è qualcosa che non sapete, che volete che vi spieghi riguardo i class trial, ditemelo che ve li spiego. Il che significa che se ucciderete qualcuno e riuscirete a passare il class trial, beh, vivrete e potrete andarvene via da quest'isola. Comunque, se doveste essere trovati colpevoli durante il class trial, verrete puniti. È una regola molto familiare ma semplice, giusto? Continui a ripetere la parola puniti ancora e ancora. Ma qual è il trucco? Beh, praticamente è un'esecuzione. Esecuzione? Ok. Questa tra l'altro è la stessa illustrazione dell'1 quando lo dice, se non sbaglio. Qualsiasi metodo di uccisione va bene. I popolari come strangolare, avvelenare, accoltellare, bludgeoning non mi ricordo mai che cosa sia. Dovrei controllare. Non ricordo mai cosa sia bludgeoning. Vediamo. Colpire. Ah, ok. Con un oggetto contundente probabilmente intendi dire. Sparare. Ammazzare di botte. Scappare. Andargli contro. Bruciando. Bombardando. Tagliando. Affogando. Con Oddio. Andando in controcircuito. Schiacciando. Maledicendo. Per favore, scegliete qual è il metodo di uccisione che preferite. Nessun tempo limite, per cui potete uccidere come volete. È un all you can murder buffet. Un parco a tema dell'omicidio. Questo è quello che riguarda questo Killing School Trip. Ho stretto il mio petto senza realizzarlo. Con ogni battito del mio cuore un lacero dolore sta attraversando il mio corpo. Non riesco a capire che cosa mi stia succedendo. Non prendermi per il culo. Ha ragione. Chi mai sulla terra ucciderebbe qualcuno? Io non vi sto ordinando di uccidere nessuno. Se volete uccidere o no, beh, la scelta sta interamente a voi. Ma stiate attenti, la giovinezza non dura per sempre. Se farete troppo tardi, voi ragazzi aspetterete fino ai 40 anni prima di uccidervi l'un l'altro. Io non ci credo a nulla di questo, non credo a nulla di questo, non credo a nulla di questo. Vado un po' all'urchino che mi allontano. A dopo chi... Ciao Frica, buon lurk, grazie mille. Cosa succederebbe se nessuno dovesse essere ucciso? Significherebbe che lasceremo quest'isola? Chi lo sa? Comunque, beh,
Questo è tutto quello che dovete sapere per il Killing School Trip. Per restare in salute in maniera positiva. Madò che vento che sta tirando, ragazzi. Mi stanno venendo i brividi. Ma non è vero che ci sono 30 gradi col vento. Non diciamo cazzate. Scusate la terminologia. Aspetta un minuto, perché dobbiamo fare questo? Beh, è ovvio. C'è una ragione per cui dovrete uccidervi l'un l'altro. Aspetta un attimo. Se continui a far parlare quella bocca ancora un po', io non voglio essere violento, ma se lo sarò, non hai idea di quello che potrebbe accadere. Vuoi una lotta? Devo colpirti fino a quando non la smetterai di parlare? Orso bianco e nero? Chi vorresti provare ad uccidere? Ti fermerò con la forza se necessario. Se continui se continui a dire frasi stupide come il non ce la posso più fare, ragazzi. Basta. Dopo il prologo mi sa che andiamo a raidare qualcuno. Se continui a dire frasi stupide come queste, gli atleti del nostro gruppo perderanno la loro pazienza. Beh, è davvero così? Beh, immaginavo questa reazione. Beh, se voi ragazzi volete che faccia le cose con la forza, beh, allora combatterò con tutte le forze che ho in corpo. Forse? Che cosa ho intenzione di fare? Surge. Oh gods who dwell between light and darkness. In accordance with our contract, I summon thee now. Venite fuori, monobeasts. Le monobestie. Oh cavolo. Questo non è bello. Ho visto un sacco di cose strane, ma questa sinceramente le sorpassa tutte da quando siamo su quest'isola. Ma ancora il fenomeno che si sta effettuando di fronte ai miei occhi, beh, è davvero fuori dal comune per un mondo come questo. Perché la statua si sta muovendo? Non è una statua, sono le monobestie. Mostro! No, ho detto che sono le monobestie. Quella strana cosa è una sorpresa genuina. Cioè la tua voce non ti lascia nemmeno esprimerla. Ero quasi stato forzato ad accettarlo. All'improvviso, beh, sono apparse queste creature che sembravano provenire da anime e videogiochi. Ed è proprio per questo che non potevo credere a questa situazione. Anche se sentivo la paura. Beh, tutto quello che potevo fare era stare a guardare. No, non può essere vero. Tutto troppo strano. Che io stia avendo un incubo o qualcosa del genere. Un incubo, dice? L'ho ammesso che il suo cervello è un totale fiore di pezza. Non sapevo come dire patch. Forse aggiustato. Voi ragazzi siete sicuramente scettici. Beh, se una cosa non viene provata dal senso comune, lo negate subito. Come siete stupidi. Ignoranti cavernicoli sono meglio di tutti voi. La classificazione degli eventi secondo il genere di disastri della età moderna. Ragazzi, vi prego, state indietro. Vi proteggerò tutti.
Al costo della mia stessa vita, io proteggerò tutti quanti. Ah? Che cos'è questo? Ah. Ah, lo so. È la nausea. Il tuo senso di dolcezza mi sta facendo venire voglia da vomitare. Ok, d'accordo, è stato deciso. Tu sarai il mio esempio per tutti quanti. No. Povera Monomi. Che era Usami precedentemente. Ogni volta è un trip, sì. Ma che cos'è quella roba? E sono al primo stadio e Monomi è già morta. Che quello sia un demone. O forse è un'arma proveniente dal futuro. Le monobesti sono armi distruttive che portano paura. L'apparizione improvvisa di questo mostro. Beh, sembrava una minaccia che nessuno stava provando da cui fuggire. Non è solo che non avevamo realizzato fosse un mostro. Era al di fuori di ogni nostra portata. Non avevamo mai avuto esperienza con qualcosa del genere prima d'ora, per cui non avevamo idea di come affrontarla. La realtà poteva essere veramente letale in qualsiasi momento. Esatto, questo era quello che volevo. La sensazione di disperazione. Dare un esempio è stato proprio la scelta giusta. È stata proprio la scelta giusta. Al contrario della risata esuberante di Monokuma, noi eravamo completamente congelati. Beh, quasi come se ci fossimo dimenticati di respirare. Siamo rimasti qui, terrificati. Eravamo senza alcun potere. Nessuna diversitudine dalle formiche in una tempesta. E ora credo di aver fatto il mio punto. E questo è solo il prologo, ragazzi. Il prologo ci sta durando molto di più rispetto a quello dell'1, se avete notato. Ops, scusate. Io ho il cervello totalmente fritto. Non riesco più a parlare. Ve lo dico. Per di più, direi che in addizione per il Killing School Trip ho già aggiornato l'handbook. Ci sono delle regole per il Killing School Trips che sono state scritte, per cui fareste ben meglio a leggerle. L'ignoranza delle regole non è una scusa. Beh, anche questa è la verità di una società. E ora divertitevi in questo duraturo school trip. Dopo che ha detto la sua parte, Monokuma e le Monobeast sono sparite davanti ai nostri occhi. In verità io ero orribilmente stanco. Tutto quanto era così irragionevole. Non mi interessa il resto.
Tutti quanti avevano lo stesso sguardo, la stessa espressione stanca nei loro volti pallidi. Che diavolo è appena successo? 信じない信じない。 Io non ci credo, io non ci credo. È tutto qua. Sarebbe solo una cosa se fossimo contro un umano o anche contro un animale. Ma che cosa dovremmo fare contro un mostro del genere? どうなってんだ？ È impossibile. Perché qualcosa di così impossibile sta succedendo? ありえるな。 Beh, in realtà non è totalmente impossibile. Quelle monobestie o qualunque cosa sono chiamate sono macchine. Per di più lo è anche Monokuma. Finché sono macchine, significa che qualcuno le ha fatte e che le sta controllando. では E allora chi potrebbe essere il responsabile? Perché ci ha messo in una situazione così inspiegabile? 答えてよ。 Ehi, chi è? Di chi si tratta? Potrebbe essere chiunque. Non che prima non ci credessi, però... Adesso non c'è alcun modo che io non ci possa credere. ところで Più importante, voi ragazzi siete affamati? Dimentichiamoci di questo e andiamo a mangiare. Puoi iniziare ad mangiare da solo. いいか。 Non importa quanto confusi o arrabbiati siate. Non mi interessa. Comunque ricordatevi questo. Non ho idea di chi al mondo stia organizzando tutto ciò, però se non saremo attenti a quelle macchine o a chiunque le stia controllando, più di ogni altra cosa dovremmo fare attenzione a ここにいる俺たち自身の方だ。 noi stessi. 見ず知らずの連中と共に南国の島に連れてこられ、そこで殺し合いを命じられ。 Che bella questa illustrazione. Più che altro con il pavimento del parco di Jabberwock Island. È molto molto bello. そうやって植え付けられた絶望的な恐怖心から逃れたいという気持ちこそが俺たちの最大の敵なんだ。 Ci siamo guardati l'un l'altro per le nostre facce. Ed era ovvio guardando le nostre espressioni. Tutti quanti sono stati forzati ad ammettere la verità di quello che aveva appena detto. Ma dovevamo essere onesti con noi stessi e ammettere che aveva anche lui, che avevamo quel potenziale. Solo uno studente può uccidere un altro studente e scappare dall'isola. Il che significa che in ordine per scappare da una situazione così disperata dobbiamo sacrificare una persona. Comunque c'è la possibilità che il killing game non possa succedere, però io non sono diverso. Sono davvero così sicuro che qualcosa del genere non potrà accadere? Non c'è alcun modo per esserne certi. In una situazione da incubo come questa non ho la sicurezza di dirlo. Una volta che sei sospettoso di qualcosa, inizierai a sospettare di qualsiasi altra cosa, anche di te stesso. Ed è per questo che mi sono sentito senza speranza. Il giorno è diventato un giorno come un altro. Cioè, quel giorno è diventato un giorno come un altro. Un giorno che manteneva più di un significato. Era un giorno speciale. Un giorno pieno di disperazione. Ovviamente questo non è il Monokuma dell'1. Non lo sappiamo in realtà. Questo era solo l'inizio. Però Junko è morta in teoria, quindi sì, non dovrebbe essere lo stesso. Il Killing School Trip ha appena avuto inizio. E all'isola tropicale era il palcoscenico. Sta partendo la sigla, ragazzi. La vera sigla, non era quella di prima. Giustamente. Ecco qua. Danganronpa 2, Goodbye Despair.
Ok. Speriamo che non faccia spoiler. Ok. Perché nell'1 c'erano spoilerissimi nella sigla. E non si può skippare. Sonia Nevermind. Chucky Nanami, Hajime Hinata, Akane Owari, Yoko Sayonji, Gundam Tanaka, Kazuichi Soda, Mairu Koizumi, Teruteru Enamura, Nagito Komaeda, Nekomaru Nidai, Ibuki Miyoda, Peko Pekoyama, Mikan Tsumiki, Uiku Kuzuryu, Byakuya Togami. E voilà, il cast dovrebbe essere al completo. E con esso è finito, direi, il prologo. Prologo. Welcome to Dangan Island. Panic at the heart-throbbing school trip. 16 studenti sopravvissuti. Anche perché non ha riconosciuto Byakuya. Voilà. No, abbiamo ottenuto lo stick di Monomi. Poverino. Sì. Salviamo, ragazzi, direi. Intanto andiamo in Just Chatting. Direi. Come vi è sembrato questo primo capitolo? Cioè, questo prologo. Vi ha preso? Ditemi un po'. Vi ha preso questo prologo? Intanto vi metto un po' di Spotify. L'abbiamo chiuso prima delle 7, wow. È durato un sacco in realtà. Rispetto al prologo dell'1 dura molto di più. Perché mi ricordo che nella prima live avevamo fatto anche un po' del capitolo 1 di Dangan, dell'1. Oh, mi brucia la Switch, però adesso la lascio riposare. Ok. Perfetto. Intanto chiudiamo la scheda di acquisizione. Ok. Boh. Se volete fare poi quel giochetto che vi dicevo per provare ad indovinare secondo voi chi potrà essere il sopravvissuto, sempre se non l'avete già giocato, potete provare volendo a scriverlo su Discord in Games and Gacha Other Games. Fare qualche teoria o robe, considerando che parliamo di Dangan. Allora, vediamo un attimo se c'è qualcuno in live che conosco e farei un bel raidino. Che dite? Anche perché siamo rimasti in live per parecchio tempo. Mio Dio, quanta roba. Ok. Facciamo un bel raidino, direi. Vediamo un po' chi posso raidare. Che conosco, potrei... Ah, c'è Crono, volendo, che possiamo raidare, ragazzi. Vogliamo andare da Crono? Io probabilmente non mi fermerò tantissimo, che devo andare a cenare a breve, probabilmente. Sì, l'ho visto la roba di Persona 3. Ma Crono non l'ho mai raidato. Drugo lo raido spesso, in realtà, giusto per cambiare un po'. Facciamo un raidino a Crono, dai. Magari ci passo dopo se lo becco a Drugo, se è ancora in live. Allora ragazzi, io vi ringrazio per essere rimasti qui con me quest'oggi. Spero che vi sia piaciuto il prologo di Danganronpa 2. E nulla, detto questo, ci vediamo poi mercoledì sera, che faremo la live insieme ad Haruko su Honkai Star Rail per pullare Finon, per cui non perdetevela, mi raccomando. Detto questo, io vi reindirizzo da Crono e fate i bravi, mi raccomando. Ciao ciao a tutti.